marito. Sei venuto a trovarmi. Quanto tempo ha? Noi siamo solo una piccola clinica. Le attrezzature mediche non sono affatto complete. Se mandiamo la signora all'estero per le cure, forse c'è ancora tempo. Ti sto chiedendo, quanto le resta da vivere? Se smettiamo le cure adesso, al massimo un giorno o 2. Tong Song, cosa stai dicendo? Io sono tua moglie. Pensi ancora di essere la figlia del gruppo Jakeng. Ora sei mia moglie, ma dopo la tua morte non sarai nemmeno una mia appendice. Tong Song, ti ho amato così tanto. Non mi sono mai vergognata del fatto che tu fossi il figlio della mia domestica. Anzi, dopo il matrimonio, ho affidato tutto il gruppo Jakeng. A te, come hai potuto farmi questo? Sumuyan, all'inizio sei stato tu a corteggiarmi disperatamente. Non ti ho costretto io. E poi, senza di me, il gruppo Jakeng non avrebbe mai raggiunto la gloria di oggi. Anche tua madre, morta prematuramente, dovrebbe ringraziarmi. E tu, non sei altro che un lecchino che mi corre dietro in ginocchio. No, non è così. Avevi promesso di amarmi per sempre, di trattarmi sempre bene. Se devi morire, muori in fretta, non farmi schifo qui. Tesoro, quanto ci vuole ancora? Non avevi promesso di accompagnarmi a fare shopping oggi? Scusa, tesoro, mi ha attaccato un lecchino disgustoso. Tranquilla, finito subito. Mengan, ti ho sempre considerata la mia migliore amica. Amica, tu non ne sei degna. Se non fosse per te, io e Mengan saremmo già stati insieme. Tong Song mi ha sempre amata. Sei stata tu a insistere, a tormentarlo ogni giorno, fino a minacciare il suicidio. Se Tong Song non avesse pensato alla reputazione dell'azienda, perché mai avrebbe sposato te? Stai mentendo. Non sprecare energie, tanto stai per morire. Piuttosto, conservale per tirare a campare un po' più a lungo. Non morirò. Basta che continui a prendere le medicine. Non morirò. Tong Song, non abbandonarmi. Tong Song. Non è Tong Song che ti abbandona. È che fin dall'inizio non aveva alcuna intenzione di farti vivere. Avevo dimenticato di dirtelo, la tua cardiopatia ereditaria. In realtà non è niente di grave. È Tong Song che ha sostituito di nascosto le tue medicine. Tong Song. Perché mi hai fatto questo, Tong Song? Perché ogni giorno che passo con te è una tortura. Perché guardare la tua faccia mi fa schifo. Perché non ti ho mai amato. Muyan sta piangendo. Dato che le piace tanto prendere medicine, non fermiamola. Bene. Aiutiamola. Che ne dici? Sono buone. Basta, non perdiamo tempo con questa spazzatura. Andiamo. Oh, Muyan. Ho dimenticato di dirtelo, io e Tong Song. Oggi andiamo a ordinare l'abito da sposa. Tong Song ha detto che mi comprerà l'abito più bello e costoso. Tu, come mia migliore amica. Devi farmi tanti auguri, ok? Voi due avrete quello che vi meritate. Voi due. Sicuramente pagherete per questo. È così tardi, è già buio. Spostati. Che fai? Sai chi sono? Chiunque tu sia. Hao Cheng, non hai il diritto di bloccare la strada a Qin Shao. Qin Shao? Quello chiamato il principe Diu Cheng, l'unico erede della famiglia Qin.
Ordine del direttore Tong. Estranei non sono ammessi in questa stanza. Via. Mu-Yan. Xiaobai. Sei tornato in Cina. Mi dispiace. Sono tornato troppo tardi. Perché ti senti in colpa? Anche se noi due siamo stati promessi fin da bambini. E mia madre morendo mi ha raccomandato di sposarti a tutti i costi. Sono stata io a rompere il fidanzamento per Tong Song. Sono stata io a spingerti via, all'estero. Non hai fatto nulla di male. La colpevole sono io. Mu-Yan, basta così. Ho già contattato il miglior team medico all'estero. Ti porto via subito. Cosa c'è, Mu-Yan? A Wucheng dicono tutti che Xiaobai è un playboy, che si innamora di ogni donna che vede, ma non mi sarei mai aspettato. Alla fine, l'unica persona rimasta al mio fianco è stata proprio lui. Xiaobai, non devi essere triste per me. È tutta colpa mia. Lo ammetto. È la mia punizione. No, non hai torto, Mu-Yan. Non avrai mai torto. Se ci sarà un'altra vita, noi avremo ancora la possibilità di incontrarci. Spero. Mu-Yan. Xu-Mu-Yan. Non posso crederci, sono rinato 5 anni fa, proprio quando sono entrato nel gruppo Jakeng. Quanto le resta da vivere? Sun, perché hai spinto Mengan? Tong Song, non immaginavo ci saremmo rivisti così presto. Perché mi stai guardando? Sbrigati ad aiutare Mengan ad alzarsi e scusati. Tong Song, sto bene. Non dare la colpa a Mu-Yan. Mengan, non c'è bisogno che la difendi. Le ho detto di scusarsi, non oserà rifiutare. Su Mu-Yan, smettila di fingere. Fai come ti dico. Tutti sanno che sei il cagnolino di Tong. Dove ti manda Tong, tu vai. Peccato solo che Tong è l'unico erede del nostro gruppo Jakeng. Come potrebbe mai interessarsi a te? Penso che il gusto di Tong non sia sbagliato. Se fossi in lui, anch'io sceglierei la dolce e composta Mengan. Dopotutto, si è laureata a Pechino, è una studentessa eccellente. Tong Song, sei stato tu a dirmi che la differenza di status ti metteva pressione. E io ti ho aiutato a nascondere il fatto che fossi il figlio della nostra domestica. E tu invece hai usato la mia identità per metterti in mostra in azienda. E corteggiare altre donne. Nella vita precedente ero davvero uno stupido. Su-Mu-Yan, non farmelo ripetere. Scusati subito. Nella vita precedente, tu, approfittando della nostra amicizia, mi hai pugnalato alle spalle. E tu, approfittando del fatto che ti amavo, hai fatto il bello e il cattivo tempo, comandandomi a bacchetta. Peccato che in questa vita non avrete più tanta fortuna. Va bene, allora mi scuso. E chiedo perdono.
Vedi? Te l'avevo detto. Come oserebbe disobbedire a Tong? Un leccaculo è sempre un leccaculo. Non vale niente, sa solo leccare il culo. Guarda che faccia tosta che ha. Mi vergogno anche per lei. Sumuyan, che stai facendo? È solo che non ho mantenuto l'equilibrio da sola. Esatto. Non ha mantenuto l'equilibrio da sola. Che c'entro io? Sumuyan, perché non la lasci andare? Come ha fatto Mengan a cadere se non tu? Non vuoi ancora ammetterlo? Sei proprio malvagia. Per parlare ci vogliono le prove. Andiamo a controllare le telecamere di sorveglianza. Così facciamo vedere a tutti com'è andata. Questa è la prima volta. Zhuang Mengan, in fondo. Perché è caduta? Va bene, controlliamo le telecamere. Lascia stare. Tong Song, sto bene. Non influenzare tutti quanti per colpa mia. Come mai si è rotta la mia scarpa? Visto che non vuoi controllare le telecamere, vuol dire che non hai mantenuto l'equilibrio da sola e hai rotto la mia scarpa. Adesso tocca a te chiedermi scusa e risarcirmi. Sumuyan, non esagerare. Non è che non si può non chiedere scusa. Dato che il giovane Tong è così esperto, di certo sa quanto costano le mie scarpe. O se preferisci, paghi tu per lei e la questione si chiude qui. Tong Song. Le scarpe di Sumuyan sono tutte edizioni limitate di marchi di lusso. Non posso permettermi di risarcirle. Giovane Tong, perché non parli? Non è che non puoi permettertelo, eh? È tutta colpa mia. Non c'entra niente Tong Song. Adesso ordino una nuova su internet per te. In realtà, basta che tu dica a tutti che non hai coordinazione e non hai mantenuto l'equilibrio. Io posso anche decidere di non tenertela contro. È solo un paio di scarpe. Come faccio a... Come fa ad essere così costosa? Muyan, mi dispiace. Sono io che non ho coordinazione. Sono io che non ho mantenuto l'equilibrio. Ti sei già fatta perdonare così in fretta. A quanto pare la dea che ti piace tanto non è poi così nobile. Mengan, non te la prendere. Tra poco si va a pranzo. Ti porto a mangiare qualcosa di buono. Ho già ordinato tanti. Piatti pregiati. Per rimetterti in forze. Muyan, ho già chiesto scusa, non essere sempre così pignola. Io e Tong Song andiamo a mangiare. Ordina anche tu il cibo a domicilio, sbrigati. A me, il cibo di casa mia non ve lo meritate più. La domestica di casa Tong è tornata a portargli il pranzo, anche se il presidente del nostro gruppo Jakeng è mancato presto. E gestisce la sede all'estero. Tong è l'unico erede del nostro gruppo Jakeng, quindi nessuno osa trascurarlo. Ho sentito che fu Tong stesso a dire alla signora di voler fare pratica nell'azienda nazionale per qualche anno, altrimenti sarebbe già il nuovo presidente del nostro Jakeng. Signorina, questo è per Tong Tong. E il mio pranzo? Signorina, Tong Tong è impegnato al lavoro. Sotto stress, devo dargli più nutrienti. Quindi non ho avuto tempo di cucinare per te. Meglio se ordini tu il cibo a domicilio. Sei la mia domestica. Il tuo lavoro è lavarmi i vestiti e cucinare. E ora mi dici di ordinare? Beh, prima ordinavi sempre tu. Signora Zhang, quello era prima. Da oggi. Portami il pranzo puntuale ogni mezzogiorno. Signorina, questi piatti li ha scelti personalmente Tong Tong. Una persona educata come te, come puoi rubare? Il cibo altrui? Hai usato la mia casa, la mia cucina, le mie pentole. Quindi il cibo è mio. Se ami così tanto cucinare per tuo figlio, d'ora in poi usa i tuoi soldi. Sumuyan ha mangiato il cibo del giovane Tong. Non lo sapete? Sua madre fa la domestica a casa Tong. Probabilmente vuole farci vedere che è così intima con Tong da condividere il piatto. A calme piacca, che donna senza vergogna. Come fa a esistere una donna così sfacciata? Tong Song, Muyan, come ha fatto a mangiare il tuo cibo? Oggi ti ho ordinato tante cose buone. Tutto quello che ami, dopo mangia tanto. Tong Song, che ne dici? Se chiamiamo Muyan a mangiare con noi? Dopotutto è la mia migliore amica. E anche, se mi maltratta, è perché ti ama troppo. Lei chi crede di essere? Non merita di mangiare con noi. Andiamo.
Tong Song, Muyan, come ha fatto a mangiare il tuo cibo? Xumuyan, che stai combinando? Non vedi? Sto mangiando. Tong Xiao è arrivato e lei osa ancora sedersi lì. Davvero senza vergogna. Esatto, è chiaramente solo la figlia di una domestica e osa sfidare i padroni. Secondo me, dovremmo licenziare questa persona. Senza vergogna e irrispettosa da Jia Cheng. Tong e Xiao dicono di volermi licenziare. Ma ne hai il diritto? Ne sei degna? Xumuyan, hai preso la medicina sbagliata. Devi per forza creare problemi così per essere felice, vero? Mangio il cibo di casa mia. Certo che sono felice. Quanto a te, Tong Xiao, non stare lì a fare il guardiano. Vai a ordinare il cibo da sporto, altrimenti la tua dea dell'amore platonico avrà fame e non sarebbe bello. Tong Song, che sta succedendo? Ora tutti nel gruppo pensano che io sia l'erede di Jia Cheng. Se me ne vado oggi, qualcuno metterà in dubbio la mia identità. Questo piatto è sporco. Andiamo a mangiare là. Ricordo che ami il cibo di Xiang Mingyu. Te lo ordino. Andiamo. Tong Song, visto che non accetti il mio favore, non incolpare me. Pronto, zio Zhang, sono Muyan. Tutto bene, è che ultimamente ho voglia. Del cibo di Xiang Mingyu. Sì, ok. Xiang Mingyu è uno dei pochi ristoranti a 5 stelle di Gu-City. Il loro proprietario è amico di lunga data della moglie del nostro presidente. Perché dovrebbe occuparsi della figlia di una domestica? Ti consiglio di smetterla di fingere e di andare subito da Tong Xiao a chiedere scusa in ginocchio. Altrimenti, tua madre in futuro non potrà nemmeno servire il tè a Tong Xiao. Ho molta fame ora. Non ho tempo, né energie per perdere tempo con voi. Sono venuti di persona da Xiang Mingyu. Mettete subito il cibo davanti alla signorina Xu. Il proprietario mi ha detto specificamente di prendermi cura della signorina Xu. Se pensa che non sia abbastanza o se vuole altro, possiamo organizzare il suo chef personale per prepararlo. Questo basta, potete andare. Buon appetito, signorina Xu. Anche noi abbiamo ordinato da Xiang Mingyu. Quando arriverà? Mi dispiace, il proprietario ha detto che oggi Xiang Mingyu serve solo la signorina Xu. Su Muyan, lo stai facendo apposta per contraddirmi? Voglio solo mangiare in pace, che sia apposta o no. Ragazzo, sei semplicemente meno abile degli altri. Non fare il gradasso, non ti stanca? A me dà fastidio solo a guardarti. Su Muyan, non serve che ti sforzi così. Per attirare la mia attenzione, più fai così, più mi fai schifo. Che strano, non ho ancora iniziato a mangiare e già mi sento un po' nauseata. Muyan, Tong Song in azienda. È una persona modesta, non ama mettersi in mostra. Ma tu non puoi approfittare del fatto di essere la figlia della domestica di Tong Song per fare come ti pare. Stai dicendo che le persone di Xiang Mingyu mi hanno portato il cibo solo per fare un favore a Tong Song? Altrimenti? Tong Song, da quando hai così tanta influenza? Non lo sapevo. Forse dovrei spiegare io cosa sta succedendo veramente. Basta. Mangiare non ti tappa la bocca. Xumuyan, ti avverto, opporti a me non ti porterà alcun vantaggio. Andiamo. Rompere gli indugi. No, ti strapperò la faccia, strato dopo strato, e la calpesterò a terra. Zen, cosa stai facendo? Signorina, è che è cambio di stagione. Non ho vestiti e quelli della signora li lascia lì. È uno spreco. Ma signorina, non disprezzo quelli della signora. I vestiti di mia madre. Quando tocca a te disprezzarli. Però, se vuoi indossarli, non è impossibile, visto che negli anni hai lavorato come una bestia da soma.
Ti faccio uno sconto del 20% sul prezzo originale. Che ne di? Il 20%? Ma questi vestiti sono usati. Zen, anche se usati, sono alta moda limitata. Mia madre li ha messi solo una volta. Il 20% è già un grande sconto. Stai tranquilla. Non è caro. In totale saranno solo un centinaio di migliaia. Signorina, no, non serve. Me li tolgo subito. Li sistemo e li rimetto al posto della signora. Non serve. Questi vestiti sono sporchi. Buttali via. Ciao, vai. Puoi smetterla di molestarmi? Mi odi così tanto? Esatto, non ho alcun interesse per te e non ho tempo da perdere. Con un Don Giovanni come te è solo uno spreco di tempo. A dire il vero, ho già qualcuno che mi piace. Si chiama Tongsong. Signorina Xu, che onore averti qui oggi. D'ora in poi, ogni volta che mi cercherai, sarà un onore per me. Non hai la febbre? Perché parli così? La febbre no. Ma hai fame? Sì, davvero fame. Andiamo, ti porto a mangiare una cosa buona. Sali in macchina. Questo è il pasto speciale che mi avevi preparato? Buon compleanno. Così, nella vita precedente, mi aveva invitato fuori anche per festeggiare il mio compleanno. E io invece gli ho detto tutte quelle parole che lo hanno ferito. Signorina Xu, o tiri fuori il collo da sola, o te lo metti tu, perché tenere il braccio così è stancante. Sembra che stavolta andremo davvero a mangiare bene. Chi è l'uomo che parla? Xumuyan, con chi sei? Tongsong, abiti al mare? Perché ti interessi così tanto? Xumuyan, cosa intendi dire? Intendo dire che ti fai troppi affari tuoi. Allora, cosa mangiamo? Tu scegli il posto, io pago. Qin Shao Bai. Rincontrarti. È bellissimo. Shao Bai. Cosa state facendo? Cosa facciamo noi non è affar tuo. È notte fonda. Che diavolo stai urlando? Xumuyan, non puoi avermi. Ma non puoi nemmeno degradarti con un gigolò. Gigolò?
Se lui fosse un gigolò, lo prenoterei ogni giorno. Prenotami. Non so, signorina Xu, quanto daresti al mio servizio oggi. 99. Manca un punto. Non mi intrometto nelle tue faccende. Ma se hai bisogno, chiamami pure quando vuoi. Vado. Ok. Xumuyan, non credere che non capisca. Fai tutto questo solo per attirare la mia attenzione. Mamma. Mamma, stai bene? Mamma. Xumuyan, non vedi che mia madre sta male? Sta soffrendo, non lo capisci? Hai detto che è tua madre, non la mia. Quindi, la sua vita o morte, che c'entra con me? Non esagerare, tu. Lei è una domestica, sdraiata sul mio divano. Si lamenta senza motivo. Non l'ho nemmeno rimproverata per aver sporcato il mio divano. Questa è già la mia massima benevolenza. Mia madre è ridotta così, e non è colpa tua. Mia madre ha solo preso alcuni tuoi vestiti vecchi. È così grave? Non ti piace? Allora vattene. Ora, subito, immediatamente. In fondo, sei venuto qui con tua madre solo per mangiare e bere gratis. Prima pensavo che voi due madre e figlio foste pietosi, e ho ceduto per compassione. Ora mi rendo sempre più conto che tenerti è peggio che tenere un cane. Figlio, ma questo Xumuyan, cosa sta succedendo esattamente? Sicuramente ha conosciuto fuori gente poco raccomandabile. Ho appena visto che era tutta appiccicata con un modello maschio, Blea. Deve essere cieca. Mio figlio è così in gamba. Lei non lo apprezza e va fuori a cercarsi dei modelli? Figlio, devi assolutamente riprenderla in mano. Mamma, io mi sono laureato alla Tsinghua Peking, un talento. Appena laureato. Sono stato assunto direttamente dal gruppo Jakeng. Xumuyan cos'è? Una che vive alla giornata. Una buona a nulla. Una persona come me può essere all'altezza solo di una ragazza eccezionale. Intelligente e adorabile come Mengan. Ah, hai proprio ragione. Quella Xumuyan è davvero odiosa. Ma se lasciamo questa famiglia Xu, non riusciremo proprio a stabilirci in una città di prima linea come Ukeng. Mamma, non preoccuparti. Più lei gioca a questo gioco di rifiuto e attrazione, più io la ignoro.
Domani imparerà la lezione. Tongsong, ti stai proprio dando delle arie, Ma hai dimenticato che il proprietario di quest'auto sono io? Il giovane Tong viene di nuovo a prendere Meng-an per andare al lavoro. Sei bellissima oggi. Ti piace quest'auto? MMH. Guarda chi c'è lì. A qualcuno ieri è stato detto di non fare lo spaccone. E invece non è riuscita a prendere l'auto del giovane Tong. Immagino sia venuta a piedi. La figlia di una domestica non merita proprio di salire sull'auto del giovane Tong. Prima, il giovane Tong era buono e gentile, ma non si può fare niente se qualcuno non sa apprezzare. Tongsong, Alzati, sei in ritardo per il lavoro. Tongsong. Pensi davvero che se usi la macchina a lungo diventa tua? Sumuyan, non sto solo andando al lavoro in macchina. Senza di te, è necessario dire queste sciocchezze? Se sto dicendo sciocchezze o no, lo sai meglio di me. Muyan, so che sei arrabbiata. Tongsong mi dà un passaggio al lavoro. Ma potevi dirlo in modo civile, non c'era bisogno di fare scenate. Inoltre, anche se non pensi agli altri, dovresti almeno avere riguardo per Tongsong. Lui è solo uno che fa l'autostop. Sono stato già abbastanza educato con lui. Ma tu? Perché ti permetti di intervenire quando parlo con lui? Solo perché sei una. Cosa in omaggio? Sumuyan, è necessario così di prima mattina? Cosa? Ti dispiace se la critico? Comunque, tu cosa sei, Tongsong? Non dimenticare che anche tu sei solo uno sfrontato. Un bastardo che si è installato nel nido altrui e che va in giro a vantarsi con le mie cose. Che grandi parole! Potresti mai permetterti un'auto così costosa? Non hai mai visto l'auto del giovane Tong? È un'auto di lusso. Quello che tu e tua madre non potreste guadagnare in una vita intera. Presto saprete se è così o no. Comunque, le chiavi dell'auto sono in mio possesso. Sumuyan, per quanto tu possa protestare, è inutile. Salve. Sumuyan, da dove hai preso le chiavi dell'auto? Chi è quella persona? Quello che ti ho dato era solo un duplicato. Non lo sapevi, vero? Oh, quasi dimenticavo. Sei solo il figlio della domestica. Come potresti distinguere un duplicato dalla chiave principale? Sumuyan, cosa vuoi esattamente? Ho solo fatto portare l'auto per una piccola manutenzione. Comunque, ho detto al proprietario dell'officina di fare un lavoro accurato e preciso. Lo sai anche tu, ultimamente la mia auto è stata guidata da qualcosa di impuro. Temo si sia contaminata di sfortuna. Tongsong, non arrabbiarti. Se vuoi, posso spiegare agli altri, perché da ora in poi la tua auto non c'è più. Basta. Sumuyan, ho fretta per una riunione. Non ho tempo da perdere con te. Soddisfazione. Tongsong, cosa è successo esattamente prima? Sumuyan ha preso le chiavi della mia auto. Ha detto che era da tanto che non la facevo revisionare e ha preso l'iniziativa. Ha chiamato l'officina. In definitiva, era tutto per scusarsi con me per quell'altra volta che mi ha mancato di rispetto. MMH. Andiamo. Il consiglio di amministrazione è appena sceso personalmente a comunicare che la proposta di Tongsong questa volta è stata fatta benissimo. Spera che tutti possano continuare a dare il massimo con Tongsong per fare ancora meglio. Signor Tong, festeggiamo stasera. Che ne dici di andare al Royal Palace per rilassarci un po'? Al Royal Palace è molto costoso e ho sentito dire che i posti sono difficilissimi da prenotare. Chi riesce ad andare al Royal Palace? Sono tutti ricchi e nobili di Shanghai. Ma cosa state a discutere? Il signor Tong, il futuro erede di Jia Cheng, se lui si presenta. Come potrebbe il Royal Palace non fargli un favore? Esatto. Le conoscenze e le risorse del signor Tong a Shanghai sono tra le migliori. Chi oserebbe non fargli un favore? Non è vero, signor Tong? Sumuyan, tu. Ma comunque, non si preoccupi. Oggi non disturberò il suo divertimento. Si diverta con i colleghi. Sumuyan, Cosa fai? ieri sera ti ho detto che ti avrei tenuto d'occhio. Mantengo la parola, ma oggi sei andato troppo oltre.
Ma non te la farò pagare. Ti do l'opportunità di scusarti con me. Se sei malato curati, non uscire a fare il pazzo. Lo sai anche tu. Il mio cuore non è in gran forma. Se mi succede qualcosa, il tuo sponsor di mamma non ci sarà più. È giusto che tu paghi mia madre. Mia madre si è presa cura di te con dedizione per tutti questi anni. Senza di lei saresti morto di fame. Basta, smettila di recitare. Non te la farò pagare neanche io, stasera alla festa. Vieni pure se vuoi, ma... ricordati di prenotare la sala privata. Ah sì, ho sentito che al Royal Palace c'è il pacchetto più costoso. Altrimenti prenotalo per me. Sei pazzo tu o lo sono io? Vuoi entrare al Royal Palace a mio nome? Prenotare per divertirti? E vuoi pure che paghi io? Ah, ho capito. Alla fine, signor Tong, è a corto di soldi. Non hai soldi per offrire, vero? Sumuyan, non fare lo sfrontato. Questa è l'opportunità che ti do per scusarti con me. Allora tienti la tua gentilezza per la tua dea luce lunare. Io non ne ho bisogno. Lo sapevo che fingevi. Anche se, signor Tong, sei narcisista, stupido e un po' sfacciato. Ma per fortuna io sono educato. Sono tornato proprio per questo. Te lo dico espressamente, anche se non ho bisogno della tua buona volontà. Ti devo lo stesso ringraziare, tutta la tua famiglia inclusa. Cosa succede a Tong Song? Che ne dite? Cambiamo posto. Questa Xumuyan è proprio una porca. Ha già fatto prenotare una saletta privata e ancora nega tutto. Xumuyan, anche se ultimamente mi hai fatto arrabbiare un sacco di volte. Ma visto che ti impegni tanto per compiacermi, non me la prenderò con te. Signori, stasera mi occupo di tutto per divertirci nella saletta del Wang Kao. La saletta premium. Ho sentito che è la migliore del Wang Kao. Solo l'affitto costa 6 cifre. Smettila di fare tanto scalpore. Non hai sentito il signor Tong che ha detto che paga tutto lui stasera? Esatto, il signor Tong è così ricco, una misera somma di 6 cifre. Di certo non se la prende a cuore. Prenotare la saletta più costosa al Wang Kao. Tong Song è sicuramente il giovane erede del gruppo Jakeng. È tutta colpa di quella sgualdrina di Xumuyan. Oggi mi ha quasi fatto fregare. Questi sono tutti amici che sono cresciuti con me fin da bambini. Hanno contatti e risorse in tutti i settori di Shanghai. In futuro, se hai bisogno di qualcosa, puoi cercarli quando vuoi. Prima, quando uscivo con Tong Song, pagavo sempre io, e solo io. Ora guarda Qin Shaobai. Confrontandoli non si può non invidiare. Xumuyan, tu, prima eri veramente accecata dalla stupidità. Che succede? Male al cuore. Dio mio, è la prima volta che vengo in un posto così divertente. Tutto grazie al signor Tong. Comunque, parliamo sul serio. Su Muyan fa proprio la finta. Ha detto spontaneamente che non veniva. Tong Song, Muyan davvero non viene? Che le telefono io. Ho invitato tutti fuori a divertirci. Come potrebbe non venire a darmi manforte? Stai tranquillo, è già in saletta che aspetta da un pezzo. Andiamo. Figlia di domestica, è nata proprio per servire gli altri. E osa perfino sognare di rubare il signor Tong a Mengan. È solo un sogno. E ora di sicuro è già in saletta che aspetta da morire dalla noia, no? Xumuyan. Che succede? Male al cuore è. Ah no, niente, sono solo. Ho bisogno di prendere qualche pillola. Tu, come mai hai le medicine per il mio cuore? Mi ricordo che all'estero zia mi ha detto che hai un problema al cuore. Quindi quando sono tornato in Cina le ho comprate apposta e le porto sempre con me. Xumuyan, che sfacciata. Chi è questo? È così bello. Lui Xumuyan ha trovato un modello maschile. Muyan, so che Tong Song non ti piace e ti ha sempre rifiutato, ma non puoi abbassarti così. Senza vergogna, mi abbasso. Vi prego di parlare. Con più rispetto. Altrimenti vi denuncio per insulti.
Sei solo un cane che la famiglia del giovane Tong alleva. Ti permetti di abbaiare così a padrone? Questa sala è quella che hai prenotato. Per il giovane Tong. Il giovane Tong non è ancora arrivato. Come osi? Aprire bottiglie e chiamare modelli maschili? Quando mai ho prenotato una sala per Tong Song? Muyan, so che in azienda non ti piaccio. E sono sempre fuori posto con tutti. Ma oggi siamo qui per festeggiare. Tong Song, non creare problemi, va bene? Tu fai la brava. Io faccio la cattiva. Zhuang Mengan, sei davvero brava nell'arte di parlare. Ma visto che oggi l'hai detto tu, ti faccio un favore. Farò la cattiva. Fino in fondo. Che ne dici? Sumuyan, osi ferire Mengan. Ti faccio vedere io. Cosa fai? Non impicciarti. Tong Song, stai bene? Come osi picchiare la gente così? Vuoi provare anche tu? Sanguini. Ti preoccupi per me? Vieni, ti porto a medicare. Come? Picchi e poi scappi? È Tong Song che ha iniziato. Se è stato picchiato. Se l'è meritato. Sentite tutti, ora uno schiavo osa essere così irrispettoso verso il padrone. Su Muyan, come puoi? Tutti in azienda sanno che il giovane Tong e Mengan si amano. Solo perché Tong Song, per Mengan, ti ignora, tu ferisci così la persona che Mengan ama. Eppure Mengan ti ha sempre considerata un'amica. Lei non è mia amica. Su Muyan, hai superato il limite. Devo dare una bella lezione a Mengan. Anche se vuoi. Approfittarne per leccare i piedi a Zhuang Mengan. Devi anche guardare chi hai davanti, se puoi permettertelo di provocare. Andiamo. Ehi, ferma! Sumuyan, siamo arrivati fin qui. Ci lasci qui e te ne vai da solo. Non pensi di essere troppo esagerato? Ma sei fuori di testa? Io e i miei amici ci stavamo divertendo qui tranquillamente. Tu arrivi con un gruppo di persone a creare problemi. Va bene. Ma come fai? A pensare anche di sequestrarci illegalmente? Non avevi prenotato una sala privata apposta per festeggiarci? Secondo me non hai solo un problema al cervello. Hai proprio la testa vuota. Perché mai dovrei prenotarti una sala privata? E perché dovrei festeggiare per te? Forse perché tua madre è la domestica di casa mia? Ehi, basta così. Smettila di dire sciocchezze e di tirare fuori cose a caso. Se non fossi stata tu senza criterio, portando questo modello maschile a farmi fare una figuraccia, non sarebbero successe tutte queste cose dopo. In fondo, sei solo immatura. Va bene, oggi non voglio discutere con te, a patto che tu rimanga. Non mi dispiace giocare insieme a te e al tuo modello. Andiamo. Ehi. Sumuyan, se osi andartene, chiamo davvero la polizia. Il tuo modello mi ha fatto del male, voglio denunciarlo. Di sicuro finirà dentro. Però, io sono una persona ragionevole. Basta che tu rimanga. E paghi anche il conto. Posso mettere fine alla questione. Tong Song, stai cercando di estorcermi dei soldi? Io sono una persona che, se qualcuno mi rispetta un centimetro, gliene rendo un metro. Se rifiuti il brindisi amichevole, ti farò bere quello della punizione. Devo dirti io il numero della polizia? Chiamerò davvero. Pensaci bene. Come vuoi. Non te ne pentirai. Dato che il giovane Tong ha così tanto entusiasmo, noi naturalmente non possiamo rovinare l'atmosfera. Inoltre, pagare il conto non è niente di grave. Non costa molto. Restiamo pure. Sumuyan, a guardare bene. Non riesci ancora a staccarti da me. Cerchi scuse per rimanere al mio fianco. Tong Song, Stasera mangia e divertiti pure. Pago io. Signorina Xu, posso avere una ragione? Per una persona del genere, sporcarsi non ne vale la pena. Inoltre, qui si spende molto. Per quella ferita sulla sua testa. Non vale così tanti soldi, dato che a lui piace tanto. Minacciare la gente. Gli renderò pan per focaccia. Mi stai prendendo in giro? La signorina della famiglia Xu, così intelligente. Non oso ridere. Ti stai preoccupando per me? Certo, perché mi piace. Perché cosa? Perché? mio Dio, l'impianto audio è fantastico. Non c'è da meravigliarsi che sia Shanghai. Il miglior locale di intrattenimento. Tutto grazie al giovane Tong. A differenza di alcuni che spendono i soldi del giovane Tong per prenotarsi un... coso? Un gigolò. Quelli che, se paghi,
ti tengono compagnia. Per bere, cantare e fare shopping. Sembro io. L'attuale Qin Shaobai è appena tornato dall'estero, quindi queste persone naturalmente non lo sanno ancora. L'uomo che considerano un gigolò. In realtà controlla tutte le connessioni e le risorse di Shanghai. Su, brindiamo tutti insieme a Tong Song. Ehi, non restare lì impalata. Ci stiamo divertendo così tanto. Porta il tuo gigolò. Beviamo un bicchiere. Il mio amico non è un gigolò. Ti hanno beccata e non ammetti ancora niente? Che faccia tosta. Non hai la faccia per ammetterlo? Quindi sai anche cosa significa vergognarsi, eh? Signor gigolò, non darci la colpa se non ti abbiamo avvertito. La tua benefattrice non è affatto ricca. Sua madre è solo una domestica in casa del giovane Tong. Basta. Tutti quanti parliamo meno. Muyan ha solo pagato. Perché non può avere Tong Song? Per trovare qualcuno che le tenga compagnia. È piuttosto patetica, non è facile per lei. Su Muyan, il giovane Tong ti chiama per un brindisi. Ti sta facendo un favore. Tu e il tuo gigolò, non venite subito? Grazie, giovane Tong. Senza di lui non avresti nemmeno il diritto di sederti qui. Chiamare un gigolò? Chiama piuttosto tua madre, la domestica, a tenerti compagnia. Ah. Ehi, vieni, beviamo con noi e fai qualche augurio di buona fortuna. Questa bottiglia sigillata è per te. Xu Muyan, non guardarmi con quegli occhi. Il gigolò non è qui per intrattenere. Non lo tratto male. Questa bottiglia vale molte volte più della sua mancia abituale. Quel vino è un'edizione limitata da collezione. Solo una bottiglia. Vale diverse decine di migliaia. Muyan, con il tuo status, probabilmente non hai mai visto un vino così prezioso. Ma posso assicurarti che questa bottiglia è autentica. Anche se la vendessi per denaro, probabilmente varrebbe diversi mesi di stipendio di tua madre. Il giovane Tong è davvero generoso. Ma secondo me, non c'è bisogno di dargli un vino così costoso. Qualche centinaio di yuan. A sé. Tong Song, MMH. hai mai sentito dire che la gioia estrema porta alla tristezza? Xu Muyan, sei pazzo? Tong, tu che sei esperto, dovresti sapere i prezzi di qui, vero? Hai portato tutta questa gente. Hai ordinato così tanto. Mangiato e bevuto. È abbastanza per comprarti la vita, no? Cosa vuoi dire? Io ho promesso di pagare il conto per te, ma l'importo che pago è proporzionale alle tue ferite. Ora è ovvio che quello che hai speso ha superato le tue spese mediche. Mi hai fregato, eh? Esatto, ti ho fregato. E allora? Ora, di fronte a te, Tong, ci sono due strade. O chiamo la polizia e ti denuncio per estorsione. O avvicini la testa. E mi fai divertire ancora un po'. Se sono contenta. Non mancheranno i soldi per pagare. La figlia di una domestica osa mancare di rispetto a Tong. Credo che tu voglia morire, Tong. Non essere gentile con una del genere, mandala via. Tong, vuoi davvero cacciarmi? Se me ne vado, le conseguenze per te saranno gravi. Su Muyan, chi credi di essere? A Tong, importa se resti o vai. Tu e il tuo ragazzo, osate trattare Tong così? Al tuo posto, me ne andrei. A coda bassa, prima che Tong si arrabbi. Non ne uscirete bene, nessuno dei due. Tong Song, credo che Muyan davvero non voglia restare qui. Forse è meglio che se ne vada. Se è così, allora io, persona di troppo, non ho motivo di restare. Vedo che le ferite di Tong non sono gravi. Lasciamo i soldi per il nutrimento. Alla reception. Per il resto. Non è affar mio. Soldi per il nutrimento? Un Tong come te ha bisogno dei tuoi spiccioli? Su Muyan, Tong ha detto che stasera paga lui. Che bisogno c'è della tua falsa pietà? Se vai, vai. Credi davvero che Tong ti trattenga? Vai. Ehi, Xu Muyan, non andare. Tong, se hai qualcosa da dire, dillo. Non toccarmi. Altrimenti, quelle pettegole in ufficio, quei cani che si credono chissà chi, diranno di nuovo che ti sto dando fastidio. Xu Muyan, dopo tutto, ci conosciamo da tanti anni. Non c'è bisogno di essere così crudele. Te l'ho detto, per le mie ferite non ti chiederò nulla, ok? Basta che tu paghi quello che devi. E poi, non ti mancano mica quei soldi, no? Sto solo restituendo pan per focaccia. Non è forse così che il giovane Tong mi ha costretto a restare poco fa? Ah, capisco. Il dolore si sente solo sulla propria pelle. Solo allora si capisce quanto fa male. Xu Muyan, smettila di fare storie. Lo so, stasera sei arrabbiato con me perché ho passato tutto il tempo con Mengan, vero? Allora, stasera starò con te, basta che tu smetta, d'accordo? Ti starò vicino tutta la sera, purché tu la smetta, va bene?
l'unico erede del gruppo Jakeng. Il famoso giovane Tong dice che mi terrà compagnia da solo? Mi sento davvero onorato. Tong Song. Su Muyan, non vuoi altro che avermi, eh? Visto che mi vuoi tanto bene, non vorrai farmi fare brutta figura. E non vorrai rovinarmi, vero? Ah, è vero. Prima ero proprio cieco e rimbambito. Per questo ti stavo dietro. Ma adesso, apri bene quei tuoi occhi da cane e guardami con attenzione. Di aspetto, non sei all'altezza. Di fisico, non ne hai uno. Le sue gambe lunghe sono più lunghe della tua vita. Per dirla schietta, anche se ti spogliassi e ti toccassi, non potrei mai piacerti. Però posso essere clemente con te. In memoria del tempo in cui mi piacevi. Su Muyan, hai fatto tutto questo giro. Eppure finirai per farti raggirare da me. In fondo, sei solo un leccapiedi al mio fianco. Ma visto che ti piace bere, allora prego il giovane Tong di fare un brindisi a me e ai miei amici, uno per uno. Se la tua attitudine sarà abbastanza sincera, potrei considerare di lasciarti andare. Giusto, Xiaobai? Decidi tu. Su Muyan, vuoi che faccia un brindisi a te? E ai tuoi modelletti? Non mi fai fare una figuraccia, eh? 3, 2. E va bene, ti accontento, bevo. Prego. Muyan, Tong Song di solito è stato gentile con te. Ti accompagnava in macchina al lavoro e a casa. E mandava la domestica a portarti il pranzo in ufficio. Come puoi costringerlo così? Wang Megan, stai attenta a come parli. Se continui così, ti denuncio per diffamazione. Il giovane Tong ha brindato. Di sua spontanea volontà. Non è vero, giovane Tong? Soddisfatto? E c'è anche questo bicchiere. Su Muyan, sei davvero spietata. Stai andando sempre più oltre. Sei solo la figlia di una domestica della famiglia Tong. E osi trattare il giovane Tong in questo modo? Ti consiglio di mettere a posto la tua posizione. Tu sei solo un cane al fianco del giovane Tong. In verità, non volevo essere così esplicita. Non volevo rinunciare alla mia opportunità di fare un'esperienza lavorativa per persone che non ne valgono la pena. Perché mia madre mi dice sempre che quando sei in alto non si sentono le voci da sotto. Ma visto che avete portato le cose a questo punto, allora posso anche chiarire. In realtà, è Tong Song che è la nostra domestica. Soddisfatti? Ah, Giovane Tong, bevi davvero bene. Però, poco fa hai detto tu stesso che il vino va bevuto e le belle parole vanno dette. bene. Ti auguro che tutto vada per il meglio, che tutto sia liscio. Ah, non me l'aspettavo proprio. Il nostro Tong Song. Quando fai i complimenti, suona davvero bene. L'importante è che tu sia contento. Su Muyan, mi prendi così di mira e mi metti in difficoltà. Solo perché non puoi avermi. Prima potevo ancora considerarti un cane leccapiedi obbediente e risparmiarti. Ma questa umiliazione la restituirò con gli interessi. Tong Song. Basta, ci siamo divertiti abbastanza. Ti accompagno a casa. Ok. Muyan. Cosa c'è? Mi è venuto in mente che non ti ho ancora detto buonanotte. Buonanotte. Perché non vieni a dormire da me? Casomai, anche i miei genitori vorrebbero vederti. Ah. Mamma. Perché hai bevuto così tanto? Signorina, vieni subito a vedere Tong Song. Dice che è uscito con te. Com'è possibile che torni a casa? In questo stato? Se lui dice così, allora è così, signora Zhang. Le parole di un ubriaco. È meglio non darci troppo peso. Però, tienilo d'occhio. Non fargli vomitare. Nel mio salotto, il mio pavimento è molto costoso. Non lo dice solo mio figlio.
Anche chi lo ha riportato a casa può testimoniare che il suo stato è direttamente collegato a te. Signora Zhang, se hai qualcosa da dire, dillo pure. Sono molto stanca. Non ho tempo da perdere con te qui. Come puoi dire parole così crudeli, figlio mio? Se succede qualcosa, tu sei un assassino. Lo capisci? Ma, detto questo, noi... Dopotutto, dopo tutti questi anni, io di certo non renderò le cose così tese. Lo sai anche tu. Mio figlio è nel reparto progetti da qualche anno, vero? Con le capacità e il talento di mio figlio, lui è assolutamente adatto a essere il manager del reparto progetti. Ho capito, signora Zhang. Quindi vuoi una promozione per tuo figlio? Tong Song. Non avrei mai immaginato che avessi una faccia tosta del genere. Hai bevuto solo un bicchiere con me e osi chiedermi un posto? Non mi importa. Comunque, il gruppo Jakeng è proprietà della famiglia Xu. Signorina, per favore, fai uno strappo alla regola. Altrimenti, se a mio figlio succede qualcosa per aver bevuto con te, avrai una responsabilità innegabile. Mi stai minacciando? Non oserei. Ti piace così tanto mio figlio, eh? Sicuramente speri che abbia successo nella carriera. Che diventi un drago tra gli uomini, giusto? Solo perché mi piace. Merito di essere manipolato a piacimento? Solo perché mi piace. Potete fare di me quello che volete. Perché stai urlando contro mia madre? Non è solo perché ti piaccio. Oh, basta, smettila di fare storie. Fa un cenno di assenso e accetta. Ho sonno, vado a dormire. Esatto, fa un cenno di assenso e accetta. La questione del bere sarà archiviata, non ne parleremo più. Tong Song, in realtà, se vuoi voltarmela contro, potresti benissimo parlarne direttamente con me. Non c'era bisogno di coinvolgere tua madre. E fare una brutta figura insieme a te. Cosa vuoi dire? Signora Zhang, tu che sei la nostra domestica, di solito non fai il tuo dovere, pazienza, ma ora osi addirittura portare tuo figlio a ricattare i padroni di casa. A quanto pare, la nostra piccola famiglia Xu non avrà più posto per te in futuro. Xu Muyan, non essere ingrato. Mia madre si è presa cura di te per così tanti anni. Se non la meriti, a fatica. Ehi, buono a nulla, senza mia madre. Non saresti nemmeno in grado di badare a te stesso. Esatto. Lei è... Non nego completamente quello che hai appena detto, ma non importa se non ne ho bisogno. Assumerò una nuova domestica e il problema sarà risolto. Mamma mia. Vattene subito. Figlio, cosa sta succedendo esattamente? Xu Muyan non ti obbediva in tutto. E non osava mai farti arrabbiare? Tutto ciò che abbiamo ora ce l'ha dato la famiglia Xu. Se lasciassimo la famiglia Xu, dove potremmo andare? A vivere bene? Andiamo, ora andiamo subito a scusarci con Xu Muyan. Mamma, non sono ancora stato cacciato dal gruppo Jakeng. Il che significa che Xu Muyan non riesce a dimenticarmi. Sta solo facendo un po' il capriccio con me. Il manager del dipartimento progetti sta per essere promosso. Devo assolutamente ottenere questa posizione. A quel punto, Xu Muyan sarà di nuovo conquistata da me. La farò inginocchiare davanti a me e supplicarmi di tornare. L'azienda ha già deciso, sarò promosso e lascerò il dipartimento progetti. Bene. Tong Song, in realtà, io ho sempre apprezzato molto. Dopo che me ne sarò andato, la mia posizione rimarrà vacante. Per fortuna abbiamo un nuovo progetto tra le mani. Basta che tu porti a termine bene questo progetto. E io personalmente raccomanderò ai vertici aziendali di nominarti come nuovo manager di progetto. Stia tranquillo, non la deluderò di sicuro. Xu Muyan, non te l'aspettavi che l'opportunità per me arrivasse così in fretta, vero? Questa volta ti farò vedere che anche senza il tuo aiuto, Xu Muyan, posso avere successo lo stesso. Un semplice manager del dipartimento progetti, anche se Tong Song lo ottiene, sarebbe uno spreco per lui. Non capisci? L'azienda sta solo trovando una scusa per promuovere Tong Song. Tong Song è un genio di Tsinghua e Pechino, quella posizione di manager di progetto. La può fare a occhi chiusi. Tong Song, congratulazioni. Stai tranquillo, quando diventerò manager del dipartimento progetti, mi prenderò cura di te. Ok, preparatevi tutti, andiamo in sala riunioni. Xu Muyan, tu non parteciperai a questo progetto. Non immaginavo che il karma per certe persone arrivasse così in fretta.
Chi l'ha detto a quelle persone ingrate? Che la scorsa sera erano così arroganti e osavano far brindare Tongsong? Mu-Yan, hai sentito anche tu questo progetto? È molto importante per Tongsong. Non è che non vogliamo portarti, è che il tuo livello è davvero un po' troppo basso. Siamo tutti colleghi, sai. Di solito ti aiutiamo volentieri, ma questa volta non venire a intralciare il lavoro. Ti prego di capire, lui non è ancora. Sono il responsabile del progetto e io sono un membro del reparto. Ho diritto a partecipare a ogni progetto dell'azienda. Xumuyan, solo perché non mi piace. Ieri sera, approfittando che ero ubriaco, mi hai fatto bere ancora, facendomi perdere il controllo. Ora non solo penso che tu sia incompetente, ma anche che tu abbia un carattere pessimo. Il mio progetto non permette a persone come te di approfittarsene. Ah, quindi Tong Xiao era ubriaco ieri sera. Che persona meschina, approfittarsi degli altri. È davvero senza vergogna. Tong Xiao ha ragione. Non ci degneremo mai di lavorare con una persona del genere. Xumuyan, a dirla tutta, tu, con quel tuo cuore velenoso da serpente, come puoi competere con la dolce e adorabile Mengan? Anche se fossi cieco, non mi innamorerei mai di te. La figlia di una domestica vuole competere con l'amata. Di Tong Xiao? Una rana che vuole mangiare la carne di cigno? Sogna pure. Bene, hai sentito tutti. Ti consiglio di non venire a darci fastidio. Torna al tuo posto. Siediti e stai buona, ok? Pensavo fossi solo una stronza, ma a quanto pare sei anche incredibilmente stupida. Se usi il tuo ruolo per vendette personali, mi rivolgerò all'azienda per denunciarti. Questo progetto riguarda gli interessi dell'azienda. Anche se ti rivolgi al consiglio di amministrazione, nessuno ti aiuterà. Dopotutto, il tuo livello è sotto gli occhi di tutti, giusto? Xumuyan. Jia Cheng potrebbe anche essere della famiglia Xu, ma nel consiglio ci sono altri azionisti. Non sacrificheranno gli interessi dell'azienda per te. Tongsong, pensi davvero che con quel diploma di Kingwe Beida tu possa guardare tutti dall'alto in basso? Ti sbagli. Io e Mengan non solo abbiamo i diplomi di Kingwa e Beida, ma siamo anche studenti eccellenti. A differenza tua, che sei solo un buono a nulla che vive alla giornata. Aia! Il cielo arrogante porta la pioggia, l'uomo arrogante porta la sfortuna. Tongsong, se continui così, ti colpirà un fulmine. Sembra che tu non sia molto convinto. Allora lavoriamo separatamente su questo progetto e lo consegniamo insieme. Vediamo quale proposta i vertici aziendali adotteranno. Hai il coraggio? Tong Xiao ha lasciato che Xumuyan facesse il progetto da sola. Com'è possibile che sia così gentile e ricco? Tong Xiao, la stai sopravvalutando troppo. Se avesse davvero le capacità, sarebbe sempre in fondo alla classifica. Mu-Yan, non fare la forte. Anche se non riesci a farlo, è comprensibile. Ti consiglio di non sprecare tempo. Bene, andiamo a riunione. Tongsong, visto che vuoi competere, allora ti terrò compagnia, come se portassi a spasso un cane. Pensi che Xumuyan stia davvero facendo da sola la proposta di progetto? Se fosse Mengan ci crederei, ma lei sta sognando, più o meno. Non parlate così di Mu-Yan. Le sue capacità sono un po' basse, ma credo che abbia il senso della realtà. Di certo non competerebbe con Tongsong. Xumuyan, stai davvero facendo da sola la proposta di progetto? O Xumuyan, vuoi davvero competere con il giovane Tong? Niente di cui stupirsi. Se vuole scommettere, giochiamo un po' con lei. Xumuyan, se vuoi morire, ti accontenterò. Cosa ci fai qui? Anche se abbiamo un accordo di matrimonio, penso che dovrei chiedere la tua opinione. Se non sei d'accordo. È raro vederti così serio. Devo assolutamente esserci. Con te sono sempre stato serio. Su Mu-Yan è uscita con un modello. Mu-Yan è impazzita. Come può?
Abbassarsi con un modello? Aia. Cosa c'è di strano? Sicuramente Xumuyan, respinta continuamente dal giovane Tong, si è scoraggiata e ha scelto di mettersi con un modello. La figlia di una domestica che osa stare con il giovane Tong. Il nostro giovane Tong è ricco e potente. Non guarderebbe mai spazzatura come lei. Xumuyan, prima pensavo fossi solo stupida. Ora sei anche sporca. Diventare manager del progetto è solo il mio primo passo. Salirò passo dopo passo. Quando entrerò nel consiglio, anche se sei la figlia maggiore della famiglia Xu, non oserai fare il prepotente davanti a me. Perché mi hai portato qui? Muyan. Mamma, Buongiorno, signorina. Per il tuo compleanno volevo tornare, ma la sede centrale ha avuto un imprevisto. Muyan, non me ne vorrai, vero? mamma, so che sei così impegnata per proteggere il gruppo Jakeng che papà ha faticosamente costruito. Non ti biasimo. È colpa mia se ancora non riesco ad aiutarti. Infatti, stare con Xiaobai ti ha reso più matura. All'inizio, quando Xiaobai mi ha detto che l'avevi accettato, non ci credevo. Non pensavo fosse vero. In passato, per quel bastardo di Tongsong, non solo ho perso Qin Shaobai, ma ho anche litigato pesantemente con mia madre. Ripensandoci ora, ero proprio un idiota. Mamma, per quanto mi riguarda, non devi preoccuparti. Ho già cacciato Tongsong e sua madre da casa. Sono felice che tu sappia gestire le tue cose. Aspetta ancora qualche mese, quando avrò sistemato le questioni della sede centrale. Tornerò a stare con te, d'accordo? Nella vita precedente, mamma temeva che fossi ingannata da Tongsong e tornò appositamente 3 mesi dopo, solo per starmi vicina. Ma quell'aereo di linea precipitò. E anche mamma. Mamma, sono adulta ora. Posso gestire tutto da sola. Per le questioni in patria, tu stai tranquilla all'estero. Occupati delle tue cose. Stai serena. Diventerò sicuramente il presidente del consiglio di amministrazione in Cina del gruppo Jakeng. Non ti deluderò. Muyan, in realtà, ciò che mamma vuole non è che tu abbia un successo eclatante. Ciò che mamma desidera è sempre stata la tua pace e la tua salute. Mamma, sono così fortunata ad averti. Mi dispiace che tu abbia assistito a questa scena. Muyan, se dovessi usare una parola. Per descriverlo, quella parola sarebbe compagnia. Oggi ho scommesso con Tongsong su un progetto. Pensi che possa vincere? Per quanto ne so, il consiglio di amministrazione del gruppo Jakeng non si è mai fidato di te. All'epoca votarono all'unanimità per chiedere alla signora di rifiutati la gestione del gruppo Jakeng in Cina. Ecco perché hai scelto di entrare in azienda nascondendo la tua identità, per dimostrare loro che puoi farcela. Ma per quanto ne so, da quando sei entrata in azienda, non hai mai ottenuto alcun risultato. Quindi pensi che questa scommessa sia al di sopra delle mie possibilità? Chi non ti conosce bene, naturalmente, penserebbe che tu stia dando la testa contro il muro. Ma io ricordo chiaramente quanto mi hai fatto soffrire quando eravamo all'estero. Fammi pensare. Alle elementari ti sei diplomata con il massimo dei voti. Alle medie hai iniziato a studiare 8 lingue. Al liceo sei stata ammessa alla migliore università del mondo. Io, l'eterna seconda, ero saldamente al mio posto. Non ti sei mai arrabbiata per essere stata superata così da me? Certo che no. Se non sono all'altezza, è colpa mia. Muyan, il merito dovrebbe essere riconosciuto. Tu sei eccezionale. Merita il riconoscimento di tutti. In realtà, chi ti apprezza veramente non verrà mai a rimproverarti per la tua eccellenza. Tongsong, in passato, per non ferire il tuo orgoglio, ho fatto un passo indietro dopo l'altro, solo per mettere in risalto il tuo successo. Ma ora non più. Tongsong, da ora in poi, mi impegnerò seriamente a competere con te. Anche se non mi aspettavo di ricevere 2 proposte di progetto, ma dato che Tongsong e Xumuyan sono entrambi dipendenti del nostro reparto progetti, le ho appena sottoposte entrambe alla società cliente per una prima valutazione. Ex Muyan che non conosce i suoi limiti, non possiamo farci nulla. Lei ha insistito per competere con il giovane Tong, manager Jang. Rispetto a Xumuyan, il giovane Tong è di gran lunga superiore, vero? Guidato da Tongsong, il vostro progetto è effettivamente realizzato in modo molto dettagliato. Muyan, in realtà, perdere non è poi così grave. Dopotutto, le tue capacità non sono mai state all'altezza di Tongsong. Comunque, il tuo impegno lo abbiamo visto tutti. A cosa serve l'impegno? Di fronte al fallimento non vale nulla. I risultati non sono ancora stati annunciati. Perché ti agiti così? Non hai sentito cosa ha detto il manager Jang? La proposta del giovane Tong è eccellente come sempre. Il risultato non è ovvio. Se hai perso, devi ammetterlo. Sei sempre stato un buono o nulla. Non c'è nulla di cui vergognarsi, noi tutti. Ci siamo ormai abituati. Cosa? Non ammetti la sconfitta? Io ho perso. Se non sai sopportare la sconfitta, dillo pure, posso anche fare finta.
che non abbiamo mai scommesso, tanto con il tuo livello. Non sei degno di essere il mio avversario. Tong Song, giovane Tong, anche se sei impaziente, dimostrare il tuo successo e la tua arroganza. Dovresti almeno aspettare che il manager Zhang annunci il risultato finale. Manager Zhang, le abbiamo offerto una via d'uscita. Lei insiste per un risultato, quindi, prego, Manager Zhang, annunci il risultato finale. Inizialmente intendevo consegnare entrambe le proposte di progetto alla società cliente per una valutazione preliminare, lasciando i dettagli specifici alla vostra presentazione diretta, ma non mi aspettavo che la società cliente le apprezzasse immediatamente e decidesse di collaborare al nostro progetto. Il giovane Tong è troppo bravo. Ci sono persone che, per tutta la vita, non riusciranno mai a raggiungerlo. La società cliente, questa volta, ha scelto la proposta di progetto di Xumuyan. Non avrei mai immaginato che una proposta così eccellente sia stata completata da sola. Xumuyan, in passato ho sottovalutato le tue capacità. Devi assolutamente continuare a dare il massimo. Manager Zhang, continuerò a impegnarmi. Tong Song è solo un fallimento. Non significa nulla. Semplicemente mi permette di schiacciare il giovane Tong sotto i piedi e schiacciarlo senza pietà. Inoltre, impedirò al giovane Tong di ottenere la posizione di Project Manager. Xumuyan, sei così malvagia. Devi proprio ostacolarmi la strada. Ah, perdi una volta e già insulti? Non avere fretta, è solo l'inizio. Di cosa ti vanti? È stata solo una botta di fortuna. Esatto, chissà se per far passare questa proposta di progetto non sia andata di nascosto dall'azienda cliente a fare qualcosa di losco. Dopotutto, una che può avere una relazione con un modello maschile è capace di qualsiasi cosa. HMPH. Tong Song. Anche se le loro parole non sono piacevoli, ma il fatto che Muyan improvvisamente riesca a produrre una proposta che soddisfa il cliente è davvero un po' strano. Anche se Xumuyan non ha a fare il lecchino dal cliente, ma dopo tutto è la figlia maggiore del gruppo Jakeng. Chissà se non abbia usato qualche conoscenza. Xumuyan sicuramente ha agito dietro le quinte. Non possiamo permettere che i nostri sforzi di questi giorni vadano in fumo. Questa storia non è finita. Andiamo dai dirigenti. Dite che ha usato mezzi illeciti per ottenere l'approvazione del cliente. Il gruppo Jakeng dà molta importanza alla reputazione nel settore. Se questa cosa si diffonde, non solo le altre aziende del settore perderanno fiducia in Jakeng, ma anche i dipendenti del gruppo saranno insoddisfatti. Direttori, nemmeno voi vorreste che una pecora nera del genere, con mezzi meschini e spregevoli, salga la scala, fino a una posizione che non le spetta, vero? Fate venire immediatamente Xumuyan del reparto progetti, nella sala riunioni del consiglio. Abbiamo appena ricevuto una denuncia. La tua proposta di progetto ha dei problemi. È la mia proposta di progetto ad avere problemi? O sono alcune persone che mi invidiano? Dalla tua performance dall'ingresso in azienda, non dovresti avere la capacità di completare da sola una proposta di progetto in così poco tempo. E per di più di ottenere l'approvazione del cliente. So cosa preoccupa il consiglio. Dite pure. Xumuyan, hai violato il regolamento aziendale. Dovresti essere licenziato. Una persona come te non merita di lavorare con noi. Non avete prove concrete. Perché dovrei essere licenziato? Inoltre, non credo abbiate l'autorità per farlo. Xumuyan, sei impazzito? Il consiglio non può licenziarti? Ma il signor Tong è qui. Licenziarti è questione di una sola parola. Se vuoi le prove, facciamo un'altra sfida. Solo io e te. Vuoi sfidarmi 1 contro 1? Sei sicuro? Basta che, davanti al consiglio, dimostri che Xumuyan ha usato mezzi scorretti. Anche se il consiglio non può licenziare Xumuyan, io sarò qualificato per diventare manager del dipartimento progetti. Se perdi, proverai che hai truccato l'ultimo progetto. Non hai il coraggio di sfidarmi? Non è coraggio. È che non ne vale la pena. Tu. Muyan, non puoi permetterti di essere così capriccioso davanti al consiglio. Inoltre, Tong Song è disposto a sfidarti per aiutarti a dimostrare che non hai barato. Se davvero non hai barato, non dovresti opporti, no? Devo dimostrare io se ho barato o no. Allora, seguendo questa logica, se io dico che tu sei coperto di piaghe e pustole, ti toglieresti i vestiti per provare la tua innocenza? Xumuyan, come fa ad avere un pensiero così logico e strutturato? Stai travisando il discorso. I consiglieri sono ancora qui. Non permetteremo che tu ti comporti così. Xumuyan, vorremmo davvero vedere con i nostri occhi
quali siano le tue reali capacità. Penso che capirai cosa intendiamo. Perché dovrei dimostrarti le mie capacità. E con quale diritto vi ergete sopra di me affari prepotenti? Solo per i vostri sospetti. Mi giudicate male, sparlate e create malintesi. Credo che i signori consiglieri capiscano cosa intendo. Mu-Yan, conosco la differenza abissale tra te e Tong Song. Hai paura? Lo capiamo. Forse. Più tardi parlerò con Tong Song per te. Gli chiederò di andarci piano. Così non perderai in modo troppo imbarazzante. Zhuang Mengan, la tua abilità nello sfruttare ogni occasione e nel fare il doppio gioco è davvero raffinata. Se si tratta di fingere, ammetto di non poterti battere. Ma se si tratta di pianificazione di progetti, non devi preoccuparti per me. O meglio, potete unirvi e sfidarmi insieme. Dopotutto, voi due siete esperti nel fare la coppia dei vigliacchi. Quanto a me, una pecora o due, è lo stesso. Xu-Mu-Yan, sei impazzito? Mu-Yan, non possiamo trattarti così. Se non vuoi maltrattarmi, allora dopo che avrò vinto, ricordati di chiamarmi rispettosamente direttore Xu. Inizialmente, questa pianificazione di progetto doveva decidere se Tong Song potesse assumere la posizione di direttore del Dipartimento Progetti, anche se ha perso. Per fortuna io sono magnanimo e posso darti un'altra possibilità. Però, se vinco io, la posizione di direttore del Dipartimento Progetti sarà temporaneamente mia, il che è del tutto ragionevole. Non sono d'accordo. Tong Song, tu e Zhuang Mengan, non vi vantate sempre di essere i migliori di Tsinghua e Pechino? Allora come mai? Voi due geni, messi insieme, avete paura di sfidare me, l'ultimo della classe? Mu-Yan, la posizione di direttore del Dipartimento Progetti non è uno scherzo. Credo che anche i membri del Consiglio non sarebbero d'accordo con una persona senza istruzione come te. Il consiglio d'amministrazione può approvare. Tong Song, che ne di? Hai il coraggio di sfidarmi? Su-Mu-Yan non ha assolutamente le capacità. Io e Tong Song insieme. Lei non ha nessuna possibilità di vincere. Xu-Mu-Yan è un inutile. Se vuole morire, la aiuto io. Per essere equi, faremo in modo che la segretaria trovi un nuovo progetto di collaborazione. Voi farete la pianificazione del progetto qui, davanti a tutti. Aspetta, prima abbiamo detto solo cosa succede se Mu-Yan vince. Ma se Mu-Yan perde, fai quello che vuoi con me. Il giovane Tong è sempre stato la colonna portante del nostro Dipartimento Progetti. Ora c'è anche Mengan. Insieme sono praticamente imbattibili. Xu-Mu-Yan osa sfidare sia il giovane Tong che Mengan in una volta sola. È semplicemente presuntuosa. Questa volta probabilmente non saprà nemmeno come è morta. Xu-Mu-Yan, sei molto nervosa adesso? Non è piacevole aspettare la morte, vero? Che puzza è questa? Non ti sei lavato i denti stamattina? Perché hai un alito così cattivo? Mu-Yan, forse è meglio lasciar perdere. Basta che tu ammetta ai direttori di aver barato. Io, Tong Song e i colleghi. Ti perdoneremo tutto, senza rancore. Mengan, la tua bontà con certa gente è inutile. Si è cercata i guai. Pensiamo piuttosto a come punirla. Ma così non sarà. Troppo crudele con Mu-Yan? Mengan, sei davvero meravigliosa. Rispetto ad alcune, sei come il cielo e la terra. Se volete fare le smancerie, andatevene. Qui è la sala riunioni, non il vostro giardino privato. Xu-Mu-Yan, Tong Song e Zhuang Mengan, le vostre proposte di progetto. Le abbiamo esaminate. Non ci aspettavamo una differenza così grande tra le due proposte. L'avevo detto, qualcuno ha osato sfidare il giovane Tong. È stato pura presunzione. Xu-Mu-Yan, te l'avevo detto. Il consiglio guarda al profitto, non ai sentimenti. Neanche se fossi la figlia del proprietario. Mu-Yan, ti ho sempre considerata un'amica. Se lasciassi l'azienda, mi dispiacerebbe. Sì, esatto. Su-Mu-Yan dovrebbe proprio essere cacciata. Zhuang Mengan, non stai attizzando il fuoco un po' troppo presto? Su-Mu-Yan, non fare il latronfioa. Aspetta che il consiglio annunci i risultati, poi vediamo cosa avrai da dire. Secondo la decisione unanime del consiglio,
La proposta di progetto di Xumuyan è più dettagliata e rigorosa, superando di gran lunga quella di Tong Song e Zhuang Mengan. È un'ingiustizia. Avete favorito Xumuyan. Tong Song, vista la tua attuale posizione, dare del favoritismo al Consiglio e parlare di ingiustizia. Non è molto appropriato, no? Il giovane Tong non è l'unico erede del gruppo Jakeng? Sì, anche se ci fosse un favoritismo, dovrebbe andare a lui. Perché è Xumuyan? Non lo accetto. Chiediamo al Consiglio, in nome dell'equità, di rendere pubbliche entrambe le proposte. Questo progetto è stato fatto da Xumuyan. Impossibile. L'azienda partner per questo progetto è specializzata in lingue minoritarie. Anche la proposta di Tong Song e Mengan è stata assegnata dal Consiglio per degli errori. Il lavoro fatto da Xumuyan invece è tutto corretto. Impossibile. È scritto da Xumuyan. Non ci aspettavamo una sorpresa così grande da parte tua. Il Consiglio ha grandi aspettative. I tuoi futuri successi in azienda. Signori del Consiglio, non vi deluderò. Come si dice, sfoggiare amore porta a una rapida fine. Ho sentito di oggi. Inizialmente avevo dei dubbi sulla tua prima proposta di progetto. Ma ora vedo. Basta chiacchiere. Il Consiglio ha deciso di nominarti direttore del progetto. Solo una botta di fortuna. Di che vantarsi? L'eccellenza di Tong e Mengan. È evidente a tutti perdere contro di loro. È davvero frustrante. Hai perso e basta. Nessuna scusa. La decisione dell'azienda è affrettata. Il direttore del progetto dovrebbe essere scelto con più cautela. Perdere e fare capricci? Nemmeno un bambino. Dell'asilo lo farebbe. Parlo solo per il bene del gruppo. Dopotutto, Tong Song ha creato così tanto valore. Zhuang Mengan, hai il coraggio di parlare per altri? Non dimenticare che anche tu hai perso contro di me. Rispetto a Tong Song, che è mediocre. Tu sei pure peggio. Più o meno uguale. Mo-Yan, lo so. Che perché Tong Song mi piace. Mi guardi sempre male. Ma criticami pure. Non c'è bisogno di insultare Tong Song. Xumuyan, non esaltarti. Non è che ti piace la posizione di direttore. Te la lascio. Tanto non mi interessa. Esatto, Tong è il futuro erede del gruppo. Chi si cura di un piccolo direttore? Fa la preziosa con niente, figlia di una domestica. Senza classe. La posizione di direttore del progetto. Non importa se a Tong Song piace. Importa che da oggi mi chiamerete Direttore Xu. Incluso te. E anche te. Non dimenticate, sono il vostro capo. Se non sono felice, forse, neanche voi lo sarete. Direttore Xu. Mo-Yan, ci conosciamo da così tanto tempo. Non c'è bisogno di essere così pignoli su un appellativo, no? Come sarebbe a dire che non c'è bisogno? Questo titolo l'ho guadagnato. Calpestandovi. Ci tengo moltissimo. Tong Song. Xumuyan, hai vinto solo una volta. Perché prendertela con Mengan? Perché urli così? Non ho calpestato anche te, forse? E per di più 2 volte. Chiamatemi Direttore Xu. Non avete voglia di farlo? Beh, io non tengo dipendenti che non rispettano l'autorità. Se non vi va, potete fare le valigie e andarvene. I grandi gruppi guardano non solo al titolo di studio, ma anche all'esperienza. Con la mia esperienza attuale, se lasciassi Jakeng, sarebbe difficile trovare un lavoro con lo stesso trattamento. Direttore Xu. Bravo, si impara in fretta. Tocca a te. Direttore Xu. Non vi ho fatto cacciare non perché sia magnanimo, ma perché voglio che vediate con i vostri occhi come prenderò in mano il gruppo Jakeng. Tong Song, Mo-Yan è già diventata direttrice del Dipartimento Progetti. D'ora in poi mi guarderà sicuramente. Sempre di traverso. Perché non parli con i direttori? E trovi una scusa per licenziarla? Io. Tong Song, perfino il gruppo Jakeng è di famiglia tua. Un problemino del genere non è certo un problema per te, giusto? Inoltre, Mo-Yan è così capace. Anche se lasciasse Jakeng, troverebbe di meglio.
Tanto lei non mi sopporta. Separarci farebbe bene a entrambi. Peccato che il gruppo Jakeng appartenga a Xumuyan, non a me. Tong Song, non sarà che ti sei innamorato di Muyan e quindi non te la senti? Assolutamente no. È solo che pensavo, la nostra azienda ha stretto una collaborazione con la prima famiglia di Ukeng, i Qin. Se il mio dipartimento progetti riuscisse a ottenere il contratto dei Qin, visto l'importo degli investimenti della famiglia Qin, potrei saltare il direttore di progetto e competere direttamente per la vicepresidenza. Ma non sei tu l'erede del gruppo Jakeng? Perché devi competere? Anche se sono l'erede del gruppo, io desidero di più. Ho ottenuto l'approvazione dei direttori, in particolare di Xumuyan. Tong Song non si aspettava che avessi così tanta ambizione. Stai tranquillo. Io e i colleghi del Dipartimento Progetti ti aiuteremo. Quando Tong Song diventerà vicepresidente, non sarà lontano dal prendere il controllo di Jakeng. A quel punto, accetterò le sue avance. Xumuyan, quando arriverà quel momento, sarò io a schiacciarti sotto i piedi. Xumuyan, vediamo stavolta. Cosa avrai da dire? Rifallo da capo. Perché? Sai perché la famiglia Qin è chiamata famiglia aristocratica? 3 generazioni fanno una casata, 5 un conglomerato, 9 una dinastia. Solo dopo 12 generazioni si può parlare di aristocrazia. Oltre 5 generazioni non si mostrano in pubblico facilmente. I ricchi cercano amicizie, ma le famiglie aristocratiche cercano potere politico e connessioni. Quindi cercano lealtà, non profitto. Sai solo cose che gli altri ignorano. Cosa c'è da vantarsi? Non mi sto vantando, è che tu, Tong, sei troppo ignorante. Ho già organizzato i progetti possibili con la famiglia Qin. Devi solo integrare secondo le mie idee. E basta. Muyan, so che tu e Tong Song avete sempre avuto pregiudizi contro di me, ma non puoi usare il lavoro per vendette personali. Questo progetto è il risultato dello sforzo di tutti. Non puoi negare il lavoro di tutti per colpa nostra due. Se usassi il lavoro per vendette, voi due sareste già fuori. Parla bene, ma resta pur sempre la figlia di una domestica. Esatto, forse sta solo inventando. Un dipartimento non è di una persona, è di tutti. Se tutti sono d'accordo con il progetto di Tong Song, penso che potremmo non ascoltare Muyan. Mengana ha ragione, per ora. Seguiamo le sue idee. Quando incontreremo i Qin, sostituiremo con il nostro piano. Ho sentito che i vertici tengono molto a questa collaborazione con i Qin. Il giorno dell'incontro saranno presenti anche i direttori. Su Muyan non approva il giovane Tong, ma basta che i direttori e i Qin lo approvino. Giusto, poi approfitteremo per denunciarla. Su Muyan reprime i dipendenti, è arrogante e fa di testa sua. Allora, i direttori sicuramente. Dai una bella lezione a Xumuyan. Ho mangiato un sacco. Meno male che mi fai fare 2 passi. A proposito, domani l'azienda ha un incontro con la famiglia Qin per la collaborazione. Ci sarai? Hai proprio voglia di vedermi. Un cenno del capo e sei d'accordo? Signorina Xu, per cosa mi prendi? Mi prendi per un cagnolino? Non basta. A che serve guardare così attentamente? Tanto è inutile. Secondo me, tra poco sarà lei a essere bella da vedere, per davvero. Di cosa state parlando? Guardare è inutile? Niente. Muyan, dicono che Qin Shao è bello. Ho sentito che Qin Shao è l'unico erede di questa generazione della famiglia Qin. Peccato che sia stato mandato all'estero da piccolo ed è tornato solo di recente. Ho anche sentito che Qin Shao e Tong Song hanno più o meno la stessa età e che fisico e aspetto sono di primo ordine. Si dice che all'estero sia stato notato da un talent scout. Solo che Qin Shao non vuole mettersi in mostra. La prossima volta ricordati zucchero e latte. Non mi piace il caffè nero. Chi ha detto che questo caffè è per te? Se lo vuoi, compratelo tu. Ma no, mi ricordo che odi il gusto amaro. Se non è per me, per chi sarà?
Muyan. Se compri il caffè per Tong Song, non devi evitarmi, siamo tutti amici. Non mi dà fastidio. Basta. Un uomo in gamba come Tongsong. Tientelo pure per te e goditelo con calma. Quanto a essere mia amica, non sei all'altezza. Con Mengan, davvero non siamo compatibili. Fare amicizia con una che si mette con un modello maschile. A proposito, quel tuo modello, perché ultimamente non viene a prenderti? Forse i soldi non bastano e se n'è andato con un'altra ricca? Non riuscire. Neanche a tenersi un modello. Che schifo. Oddio, quel modello cos'è venuto a fare qui? Guarda bene, sembra più bello di quel giorno al Royal. Anche se è solo un modello, con quel viso. Stare con Xumuyan è davvero uno spreco. Però, quando Tong Song diventerà davvero vicepresidente, sarò più adatta di Xumuyan a mantenerlo. Aspettavi da tanto. Sono appena arrivato anch'io. Ah, a proposito, in azienda non abbiamo caffè nero. Questo l'ho preparato apposta per te. Xumuyan, questo caffè è per lui. Non è ovvio? Hai fatto venire un modello maschile in ufficio durante l'orario di lavoro, violando apertamente il regolamento aziendale. E ora stai pure facendo il tenero con lui. Credi che non vada subito a dirlo ai dirigenti? Tongsong, risparmiati la fatica. Lui è l'ospite più importante del nostro gruppo oggi. Xumuyan, mi prendi per un bambino? L'investitore di oggi è la famiglia Qin. Che cosa ne sa un modello di investimenti? I direttori e la famiglia Qin sono arrivati. Xumuyan, vediamo come te la cavi stavolta. Bene, sono quasi tutti qui. Mi siedo. Raro vederti così serio. Sono qui oggi per sostenerti. Quindi devo essere attivo. Ah, pensavi di scappare di nascosto? Fermo. Stai lì. Tongsong, sei fuori di testa? Xumuyan ha paura. Troppo tardi. Anche se mi supplicassi in ginocchio, rivelerei a tutti ciò che hai fatto. Xumuyan, durante l'orario di lavoro, ha portato apertamente un estraneo in azienda, non solo prendendo in giro il regolamento e la reputazione aziendale, ma anche mancando di rispetto al nostro partner, la famiglia Qin. Dici che è un estraneo? Lui È entrato violando l'accordo aziendale e la sua vera identità. È quella di un modello. Esatto. Xumuyan non ha vergogna. Si è trovata un modello come fidanzato, va bene. Ma portarlo qui è davvero senza vergogna. Muyan, se stai con lui, dovresti pensare a lui, non trattarlo come se fosse solo un modesto modello, di bassa condizione, e fare come ti pare, senza considerare la sua situazione e il suo orgoglio. Io non considero la sua situazione e il suo orgoglio. Muyan, so che volevi portarlo per farci vedere che hai trovato un fidanzato molto bello, ma se tieni davvero a lui, come puoi, per una tua vanità momentanea, metterlo nella situazione di essere criticato insieme a te? Wang Mengyan, ai. Ignora gli abbai, rovinano l'umore. Bene. Xumuyan, se prima potevo far sì che Tong Song ti odiasse, ora posso far sì che il tuo ragazzino ti disgusti. Direttori, avete visto con i vostri occhi. Xumuyan è una persona così egoista e avida. Ha osato apertamente flirtare con un modello maschile, ignorando completamente gli interessi dell'azienda e la reputazione della famiglia Qin. Ho sentito che Qin Shao questa volta parteciperà alla riunione. Esatto. Si dice che questo Qin Shao della famiglia Qin sia un laureato di un'università d'élite all'estero. Credo che una persona così talentuosa dia molta importanza alla reputazione familiare. Se lo sapesse, che tra i presenti oggi c'è chi non tiene in alcuna considerazione la famiglia Qin, soprattutto se questa persona è il nostro manager di gruppo. Suggerisco che prima che arrivi Qin Shao, dobbiamo agire con severità contro Xumuyan e il suo modello maschile. Che cosa hai detto che è? Modello maschile, un mantenuto dalle donne, un bellimbro. Certo, le persone meschine vedono tutto in modo sporco.
Dici che il mio ragazzo è un modello maschile? Hai delle prove? Solo perché ha le gambe più lunghe delle tue ed è più bello di te. Xumuyan, smettila di fare il sofista. Se non fosse un modello maschile, allora perché l'altra volta? Era al Royal Dynasty? Proprio. Quanto foste disgustosamente appiccicosi l'altra volta al Royal Dynasty. Lo abbiamo visto tutti. Solo perché il mio ragazzo era al Royal Dynasty. Dite che è un modello maschile? Allora anche lui era al Royal Dynasty. Forse anche lui è. Non sputare veleno a caso. Signor Tong, calma. Forse ho parlato troppo in fretta. Non sono stato preciso. Dopotutto, con il tuo aspetto, fare il modello maschile non è certamente all'altezza. Muyan, smettila di cercare scuse qui. Vai subito a scusarti con i direttori e la famiglia Qin. Altrimenti, quando arriverà Qin Shao? Non c'è bisogno di aspettare. Il nostro giovane padrone è già arrivato. La famiglia Qin è la più grande famiglia aristocratica di Shanghai. Questa volta voglio proprio vedere Xumuyan. Con che altra scusa potrà fare lo spaccone? Xumuyan è così spregevole. Tra poco si inginocchierà sicuramente. Davanti a Qin Shao facendo la vittima. Muyan, è meglio che non ti ostini. Se sei disposto a scusarti con la famiglia Qin e i direttori, io e Tong Song ti supporteremo. Zhuang Mengan, non ho fatto nulla di male. Perché dovrei scusarmi? Mengan, alcune persone proprio non sanno riconoscere il bene. Prendono la tua buona volontà per cattiveria. Aspettiamo, quando Qin Shao arriverà. Vedremo come morirà esattamente. Oggi è stato un errore del nostro dipartimento. Mi dispiace per lo spettacolo. Per rimediare, sono disposto ad andare personalmente ad accogliere Qin Shao. Mengan è così premurosa e attenta. Pensi che Qin Shao potrebbe innamorarsi di lei? A prima vista? Mengan è dolce e raffinata. Qin Shao non le piace. Forse preferisce Xumuyan? Peccato però, la nostra Mengan è già impegnata. Non serve disturbarsi. Non vorrei che la mia ragazza fraintendesse per colpa tua. Non ne vale la pena. Cosa hai detto? Giovane padrone. Tutti seduti. Lui è Qin Shao? Se lui è Qin Shao, allora Xumuyan sarebbe la futura signorina della famiglia Qin? Questo? Zhuang Mengan, non vedi che Qin Shao si è già seduto? Cosa stai ancora lì a fare? Muyan, se sapevi già tutto. Perché non l'hai detto? Forse perché sei gelosa di Tong Song. Mi piace. E hai architettato tutto per incastrarmi? L'ho già spiegato chiaramente prima. Il mio ragazzo non è un modello. Sei tu che hai le orecchie stappate. Non è colpa mia. Non c'è da meravigliarsi se non mi segui più come un cagnolino. Hai trovato qualcuno nuovo da leccare. Amare qualcuno significa leccargli i piedi? Allora tu e Zhuang Mengan. Sei tu che lecchi i piedi a Zhuang Mengan? Xumuyan, non pensare che tutti siano come te. Senza vergogna. Ma Tong Song ha detto una cosa giusta. Il mio attuale ragazzo ha tutto ciò che vuole. Guardati invece. Lascia perdere. Ora che siamo tutti qui, iniziamo la riunione. La riunione può aspettare. Tu. Prima ti scusi. Io. Scusarmi. Tu, poco fa. Hai sparato a zero, diffamato e inventato storie. Ricordo benissimo come hai insultato la mia ragazza. Sbrigati a scusarti. Tong Shao, poco fa non facevi che parlare degli interessi dell'azienda. Quindi, per il bene della riunione, è meglio che ti scusi subito. Xumuyan, non esagerare. Se non ti scusi, dopo farò consegnare una diffida dal mio avvocato al signor Tong. Muyan. Tong Song non sapeva davvero l'identità di Qin Shao. Perché non aiuti Tong Song a chiedere a Qin Shao di lasciar perdere? Dopotutto, un tempo ti piaceva così tanto Tong Song. Non vorrai vederlo in difficoltà, vero? Zhuang Mengan, sei così nobile, pura e piena di principi. Se ci tieni così tanto a lui, perché non ti scusi tu al posto suo? Se sei disposto, potrei anche sforzarmi di dire una buona parola per te con il mio ragazzo. Io? Zhuang Mengan, di solito ti vedo sempre insieme a Tong Song, come due piccioni. Come mai? Al primo piccolo problema. Già pensi di volartene via da sola? Tong Song, scusati subito. Se a causa tua si compromette la collaborazione tra il gruppo e la famiglia Qin, il gruppo non ti lascerà certo andare. Mi dispiace. Ti ho frainteso.
Tong Song, quando mi manipolavi. Non pensavi che un giorno sarebbe toccato a te, vero? Tu. A pensarci ora, sei davvero un fallito. Vuoi fare il mantenuto, ma fingi di essere superiore. Non so nemmeno per chi stai recitando. Accetto le tue scuse. Quanto al perdonarti o meno, dipende dal mio umore. Qin Shao, possiamo iniziare ora? Qin Shao è il ragazzo di Xumuyan. Non sarà che Qin Shao favorirà Xumuyan? In tal caso, tutte le preparazioni che abbiamo fatto, anche il nostro gruppo mette al primo posto il profitto. Le famiglie influenti non fanno eccezione. Se procediamo come pianificato, a quel punto, anche se Qin Shao volesse favorire Xumuyan, gli altri membri della famiglia Qin si opporrebbero. Mengan, stai tranquilla. Quando il progetto sarà approvato, diremo che è merito tuo. E di Tong Shao. Non c'entra Xumuyan. Alla fine a fare la figuraccia sarà solo lei, Xumuyan. Cosa hai detto sulla figuraccia? Niente, Muyan, inizia pure la presentazione. Questo è il mio progetto per l'evento, come potete vedere. Xumuyan, presto smetterai di ridere. Questo. È stato manomesso da loro. Muyan, sai benissimo che il tempo è prezioso. Come hai potuto fare un errore così banale? So che vuoi riparare il file, ma temo che il tempo... Non serve. Abbiamo un piano di riserva. Ecco il nostro business plan, il nostro lavoro specifico. Richiede quanto segue. Tong Song, fin dall'inizio. Avevi intenzione di agire di testa tua, con la tua proposta, sostituendo il pesco con il susino. Quanto sopra è la soluzione che proponiamo. Il discorso del giovane Tong è stato eccellente. Una proposta così buona. È stata respinta da alcuni senza coscienza. Ora ti sei preso uno schiaffo, vero? Questa volta tocca a te essere sconfitto. Sei così ostinato con una proposta respinta. Tong Song, mi chiedo come. Tu sei riuscito a entrare a Zingwe Keida. Xumuyan. Qualunque cosa tu mi dica, non me ne importerà nulla. Perché ai miei occhi sei solo un buono a nulla. E la mia proposta otterrà sicuramente il massimo riconoscimento. Dalla famiglia Qin. Questa volta, il progetto del gruppo Jakeng non soddisfa affatto le nostre aspettative per questa collaborazione. Impossibile, il mio progetto massimizza gli interessi della famiglia Qin rispetto al profitto. Noi della famiglia Qin diamo più valore alla lealtà. È un progetto con più significato e valore di contributo. È molto più prezioso del semplice profitto. Queste parole mi suonano familiari. Sì. Mi sembra di averle sentite da qualche parte anch'io. È Xumuyan. Lei ha detto le stesse cose della famiglia Qin. Se la vostra azienda ha preparato solo questo tipo di proposta, penso non ci sia bisogno di continuare a sprecare il tempo di entrambi. Come avete fatto a gestire la cosa? Qui ho un'altra proposta. Concedetemi 10 minuti. Famiglia Qin. Ma i tuoi materiali non sono già. Rispetto ai dati del computer, queste proposte potrebbero essere più chiare. Xumuyan ha ancora una carta da giocare. Forse Xumuyan l'aveva già previsto. Che avremmo aiutato Tong Shao, quindi. Cosa stai aspettando? Invia subito i materiali. Non esultare troppo presto. La tua proposta non è detto che venga approvata. Invia i tuoi materiali e sta zitto. E questi progetti? Bene, questi progetti sono il mio piano completo. Se la vostra azienda avesse presentato questa proposta prima, non avremmo sprecato così tanto tempo. Cosa ne pensi, Qin Shao? È raro trovare una proposta così buona. Ho deciso di triplicare l'investimento.
Abbastanza sincero, no. Non temi che ti accusino di favoritismo? E allora? Favoritismo? Fare favoritismi per la propria ragazza. Fa parte dell'educazione di un fidanzato. Ovviamente, la tua proposta vale questo prezzo. Il triplo. Quanto profitto porterà Xumuyan all'azienda? Un profitto così grande basta per far promuovere Xumuyan a vicepresidente. Non dire sciocchezze, anche se Xumuyan ha conquistato la famiglia Qin questa volta. La selezione dei vertici della Jakeng Group è molto severa. Con il titolo di studio di Muyan, temo non sia sufficiente. Il piano di Xumuyan per conquistare la famiglia Qin è il tuo dovere come manager del progetto. Ma se vuoi competere per il vicepresidente dell'azienda, smetti di sognare a occhi aperti. Ricordo che tutti i vicepresidenti dell'azienda hanno lauree da Tsinghua o Pechino. Su Muyan, perché non mostri il tuo titolo di studio? Facci vedere se hai i requisiti per competere per il vicepresidente. Esatto, dici il tuo titolo di studio. Hai il coraggio? Ammetto che questa tua pianificazione è davvero ben fatta. Ma Thongsong è uno studente modello di Tsinghua e Pechino. Questo è evidente a tutti in azienda. Sono sicuro che i direttori lo sappiano. Quanto fosse bravo Thongsong a scuola. Xumuyan, dopo tutto questo tempo che mi lecchi i piedi, non saprai mica che ho 2 master da Tsinghua e Pechino? Ti monti la testa per un master da Tsinghua e Pechino? Da dove viene la tua sicurezza? È uno che non ha nemmeno i requisiti per entrare a Tsinghua o Pechino. Non ha diritto a fare commenti acidi. Thongsong, prima di conoscerti, penso che rana in fondo al pozzo sia un aggettivo. Ma dopo averti conosciuto, ho capito che queste 4 parole sono ancora più precise. Tu. Lo so. Per il fatto che io e Thongsong abbiamo un'istruzione superiore alla tua. Non sei d'accordo, ma il gruppo ha le sue regole. Per una promozione, il titolo di studio è un requisito fondamentale. Inoltre, i tuoi successi di oggi sono indissolubilmente legati a Qin Shao. Se non sei d'accordo, rendi pubblici i tuoi titoli. Se la tua istruzione è davvero migliore di quella di Tong Shao e Mengan, ci scuseremo tutti e ti riconosceremo che in passato ti abbiamo sottovalutato. Voi, pattume del genere, credete di meritare di vedere i miei titoli? Se non li hai, non importa. Non ci aspettiamo altro da te. Dopotutto, l'istruzione di Tong Shao e Mengan non la raggiungerai nemmeno nella prossima vita. HMPH, Muyan. Lo so. Mi fa sentire a disagio rendere pubblici i tuoi titoli davanti a Qin Shao. Non importa, posso capire. Ma, Muyan, ho sentito che Qin Shao è uno dei migliori. In un'università d'élite all'estero. Tu, come sua ragazza, non vorrai rallentarlo, vero? Il migliore? Non direi. Perché fin da piccola c'è una persona che è sempre stata molto avanti a me. Dalle elementari all'università. Non sono mai riuscita a superarla. Una persona che nemmeno Qin Shao riesce a raggiungere. Deve essere davvero eccezionale. Sì, mi piacerebbe vederla di persona. Una persona che Qin Shao ha inseguito per così tanti anni. Muyan, non sono così brava come dice Qin Shao. Ma se vuoi entrare nella mia ex università, Peking o Tsinghua, posso aiutarti con le ripetizioni. Ora, per quando ti laureeresti, saresti già vecchia e sciupata. Oh, dico io, lei, vecchia e sciupata, non riuscirebbe nemmeno a entrare. Non hai il certificato di Peking o Tsinghua? No, impossibile. Per l'età. Dovrebbe essere della nostra generazione, mia e di Mengan. Com'è possibile che non l'abbiamo mai vista? Il diploma di Peking o Tsinghua in effetti non ce l'ho. Ma ho il certificato di assistente docente per Peking e Tsinghua. Assistente docente a Peking e Tsinghua? Stai scherzando? Su Muyan, credi che Peking e Tsinghua siano di tua proprietà? Tu, una che va male a scuola, osi dire di essere un assistente docente? Oh, Xumuyan, adesso menti senza nemmeno prepararti. Questo è il posto giusto per sparare bugie. Muyan, di fronte ai direttori. Non puoi dire sciocchezze solo perché hai conquistato la famiglia Qin. E se fossi davvero un assistente alla King Bay? Sul curriculum che hai presentato ci sarebbero i dati. I direttori lo scopriranno subito. Esatto, rendi pubblico il curriculum di Xumuyan. Pubblicalo subito. Zhuang Mengan, sei dappertutto, eh? Muyan, sto solo dicendo la verità. Se fossi davvero un assistente alla King Bay, penso che non ti opporresti a rendere pubblica la tua istruzione. Anche se Jakeg e la famiglia Qin hanno già raggiunto un accordo, penso che la famiglia Qin non adotterebbe un piano proposto da un bugiardo, un imbroglione. La vostra lotta interna non ci riguarda molto, ma questa collaborazione è troppo importante per noi Qin. Quindi,
Per favore, la vostra azienda renda pubblico il curriculum di Xumuyan. Ora, subito, immediatamente. Nessun problema, lo mando subito. Xumuyan, anche se sei la figlia del gruppo Jakeg, sei comunque un incapace senza titoli di studio. Sono stanca. Stanca dentro. Allora ti farò un bel regalo. Voglio mangiare un sacco di cose buone. Come vuoi. Questo. Xumuyan, laureata alla migliore università all'estero, prima della classe ogni anno durante gli studi. È stata invitata in Cina per i suoi eccellenti risultati, a fare l'assistente alla Qinghai University. Xumuyan e Qin Shao erano nella stessa scuola. Quindi, la persona che Qin Shao diceva di inseguire sempre, senza mai riuscire a raggiungerla, era Xumuyan. No, no, impossibile. Diventi così brava solo per entrare in azienda? Perché sei sempre stata schiacciata da me. Tongsong, prima ero l'ultima della classe. Non perché fossi scarsa, ma perché stavo considerando la tua fragile autostima, capito? Riunione finita. Ehi, Qin Shao non se n'era andato? Perché è tornato? Forse Qin Shao è venuto a prendere Xumuyan dopo il lavoro? Hai deciso dove andare a mangiare? È da tanto che non mangio al Marriott. Andiamo, sali in macchina. Xumuyan vuole andare al Marriott. Il Marriott è una catena alberghiera a 5 stelle mondiale. Io non oso nemmeno entrare. Andiamo. Tongsong, ho fame. Ah, ho fame anch'io. Andiamo a mangiare allo chiosco. Perché Xumuyan può andare al Marriott e io devo andare allo chiosco, Tongsong? Perché non andiamo al Marriott? Il Marriott è un hotel a 5 stelle. Un pasto lì costa quanto il mio stipendio mensile. Tongsong, lo so. Non ti piacciono i posti troppo formali? Li trovi rigidi e poco liberi. Ma ci tengo davvero ad andarci. Non vorrai negarmi questo piccolo desiderio? Certo che no. È solo il Marriott. Andiamo. Perché sono tutti piatti che mi piacciono? E i tuoi preferiti? Da quando ho memoria, ogni volta che siamo insieme. Ho mai ordinato io? Qin Shao Bai, per te. Qin Shao Bai, sono sazio. Tu ordini e io mangio. Mi ci sono abituato. Che c'è? Niente. Shao Bai, è bello averti. Ricevere un così alto apprezzamento dalla signorina Xu. È un grande onore per me. Mangia. Voglio lo stesso menù del loro tavolo. Il menù di Xumuyan. Si vede che è costoso. E allora? Sei il giovane maestro del gruppo Jakeng. Mica ti mancano i soldi. Penso sia inutile. E poi, mangiare troppo grasso la sera non fa bene. Facciamo così. Verdure saltate, insalata mista. Ok, basta così. Va bene. Entrambi usciamo con persone ricche. Perché c'è così tanta differenza tra me e Xumuyan? Tongsong, MMH. mi è venuto in mente che ho qualcosa da fare stasera. Perché non vai tu prima? Ok, chiamami quando arrivi a casa. Ah, a proposito, per celebrare la collaborazione con la famiglia Qin, il gruppo organizzerà una festa venerdì. Ho già ricevuto l'invito. I miei genitori verranno anche loro. Verranno anche lo zio e la zia? Muyan, di cosa hai paura?
Anche se ho incontrato i tuoi genitori quando ero piccolo all'estero. Incontrarli di nuovo all'improvviso ora è inevitabilmente un po' imbarazzante e a disagio. E poi, ciao Bai. Per il momento, non voglio che i tuoi genitori sappiano di noi. Dammi una ragione. Voglio rimandare un po' la questione del nostro matrimonio. Prima voglio raggiungere l'altezza che desidero. Lo sai, non voglio deludere mia madre. Ciao Bai, non sei arrabbiato, vero? Sto pensando a come nasconderti ai miei genitori. Se glielo diciamo, sicuramente ci spingeranno a sposarci subito. Quindi, scusate, su questo punto. Per ora dobbiamo tenervi all'oscuro. Andiamo. Su Muyan, anche se hai un'istruzione superiore, sei solo la figlia di una domestica. Se non ti sentissi in colpa tu stessa, perché non osi dirlo apertamente ai genitori di Kin? Ma visto che siamo amiche... Non mi dispiace aiutarti a spiegare ai genitori di Kin la tua relazione con Qin Shao. Dopo questa collaborazione con il gruppo Jakeng, è il momento di parlare con Xiao Bai del suo matrimonio. Stai tranquilla. Tanto Shao Bai è stato promesso in sposa fin da piccolo. Tu sei la nuora che ho sempre sognato, non scappi. Qin Shao Bai è già fidanzato? Allora Muyan non è l'amante? Per una persona senza vergogna come Xu Muyan, non c'è nulla di cui non sia capace. La situazione si fa sempre più interessante. Su Muyan, non solo sei la figlia di una domestica, che seduce Qin Shao, ma sai anche di essere l'amante. Oggi farò sapere a tutti la tua vera faccia da opportunista. Mamma, papà, Di solito non ti piacciono queste occasioni. Perché sei venuto così presto oggi? Non dire che non ti avevo avvertito, il tuo matrimonio con Muyan è una cosa decisa. Io e tua madre adoriamo Muyan. L'abbiamo già scelta come nostra nuora. Se osi trattarla male, attento che ti sistemo io. mamma, papà, non ora. Vado a salutare un conoscente. Questo maledetto ragazzo. Ah, salve, sono del reparto progetti di Jakeng. Anche se la mia posizione attuale non è alta. Però io sono laureata a Tsinghua e Peking. Ho una doppia laurea magistrale. Andiamo a vedere là. Ah, Fermatevi, per favore. So una cosa, che penso vi interesserà molto. Ho appena sentito dire che Qin Shao è fidanzato, ma per quanto ne so io, Qin Shao ha appena iniziato una relazione. tu chi sei? Come osi parlare di mio figlio? Sono solo curioso. Perché la persona che sta uscendo con Qin Shao è proprio una nostra amica, vero, Tong Song? Sì, è vero. State dicendo che qualcuno sta cercando di sedurre mio figlio? In realtà, anche la mia amica è piuttosto sfortunata. Sua madre è una domestica. Prima, in azienda, era sempre nell'ombra. Ma ora, con l'aiuto di Qin Shao. Non solo è diventata manager del dipartimento progetti, ma è anche in lizza, per diventare il prossimo vicepresidente del gruppo. Hai delle prove? Come oserei parlare a vanvera di Qin Shao? Questa cosa la sanno tutti nel nostro dipartimento progetti. Se non mi credete, potete chiedere a loro. In realtà, questa volta, il motivo per cui il gruppo Jakeng ha potuto collaborare con la famiglia Qin è che Qin Shao, per la mia amica, ha pagato 3 volte il prezzo. Shao Bai le piace così tanto. Com'è possibile? Lei non sa quanto sia abile Xu Muyan. La sua specialità è perseguitare gli uomini. Esatto. All'inizio, ha continuato a importunare il mio ragazzo, dopo che il mio ragazzo l'ha rifiutata. Lei è andata a sedurre Qin Shao. È lei che ha sedotto Qin Shao. Con questo bel tempo, cosa stai strillando? Ti hanno pestato la coda? Muyan, queste due persone sono i genitori di Qin Shao. Non dovresti spiegare bene a loro due con quali mezzi. Hai fatto in modo che Qin Shao ti sia così devoto? Cosa succede? Qin Shao, arrivi al momento giusto. È ora che anche tu veda la vera faccia di Xu Muyan. Sei solo la figlia di una domestica.
Se non fossi salita di grado grazie a Qin Shao, non saresti niente. Zhuang Mengan, tu, essendomi stata sconfitta 2 volte, per essere precisi. Sono salita di posizione grazie a te e al tuo ragazzo. Per essere più precisi. Se non avessi conosciuto Qin Shao prima di me, come avrebbe mai potuto Qin Shao darti un investimento triplicato? Stai facendo la furba dopo aver ottenuto quello che vuoi. Va bene, visto che dici che sono salita di posizione grazie a Qin Shao Bai. Dove sono le prove? Non puoi calunniarmi solo per le parole della tua ragazza. Accusarmi a vuoto, no? Va bene, adesso ti mostro le prove. Sono così intimi. E osi ancora dire di non essere l'amante di Qin Shao, quando Qin Shao ha confessato quel giorno. L'abbiamo visto tutti, non capisco perché continui a negarlo. Alcune persone sono proprio vili. È un malinteso, è solo un malinteso. Sumian non è il della nostra azienda, non ha davvero bisogno di salire di posizione al gruppo Jakeng grazie a Qin Shao. Lo so. Che Xu Muyan è salita di posizione grazie a Qin Shao. Questa faccenda, se dovesse venire fuori, avrà ripercussioni sul gruppo e sulla famiglia Qin, ma è proprio per questo che il gruppo non può coprirla. Dobbiamo farlo sapere ai 2 anziani della famiglia Qin. Questo è il massimo rispetto che il nostro gruppo può avere per la famiglia Qin. Cosa ne sai tu? Chiudi la bocca. Queste foto sono sufficienti a dimostrare che la relazione tra Xu Muyan e Qin Shao è tutt'altro che normale. E questo dimostra anche da un lato che Xu Muyan è una ragazza che cerca soldi arrampicandosi su Qin Shao. Anche se non lo dico io, lo sappiamo tutti quanti. Questa foto. Xu Muyan, non direi mica che questa persona nella foto non sei tu, vero? Non è Zhuang Mengan. Visto che questa sarebbe la prova, dovresti mostrare la realtà per quello che è. Guarda come mi hai ritratto. Sembro quasi una donna serpente. Non cambiare discorso. Sappiamo tutti che Qin Shao ha già una fidanzata ufficiale. E tu sei solo una sgualdrina che sa di essere la terza e ci si mette lo stesso. La nuora scelta dalla famiglia, Qin deve essere per forza una persona eccezionale. Una nobildonna di famiglia illustre, mentre tu sei solo la figlia di una domestica. Cosa hai per confrontarti con lei? Tong Song, se posso confrontarmi con lei o no? Lo sai tu meglio di me, no? Come faccio a saperlo io delle tue cose? Non avrei mai pensato che Zhuang Mengan avrebbe portato la faccenda a questo punto. Ma in effetti Jakeng non può competere con la famiglia Qin. Che sia un'avventuriera è giusto. Perché chiedi a me del mio ragazzo? O forse pensi che Qin Shao non sia più affidabile e vuoi tornare a leccare i piedi al mio ragazzo? Zhuang Mengan, ho solo fatto una domanda. Perché sei così nervosa? Ti do un consiglio. Lega il tuo ragazzo. Quando ti manca. Guardalo. Quando sei di buon umore, portalo a spasso. Così nessuno te lo ruba. Xu Muyan, smettila di insultare. Il mio ragazzo è nobile, non lo insulti. Dimmi, ammetti la tua relazione con Qin Shao? Visto che siamo qui, in realtà, non volevo che tutti sapessero della mia vita privata. Non volevo mischiare lavoro e vita privata. Ma visto che insistete, ve lo dico. Io, Xu Muyan, sto con Qin Shao Bai. Avete sentito? L'ha ammesso. Xu Muyan, sei Muyan. Xu Muyan, le tue azioni sono note agli anziani Qin. Altrimenti, come farebbero a conoscerti? La figlia di una domestica? Domestica è un lavoro, non un insulto. La usi per denigrare. Ci sono tante domestiche a Shanghai. Hanno ucciso i tuoi genitori? Ne ho abbastanza. Dico solo la verità. Sei la figlia di una domestica. Non è vero, Tong Song? Tong Song, signor Tong, non tutti sanno chi sono. Ma chi sono? Lo sai meglio di chiunque altro. Io. Basta, parliamo di te. Perché attacchi il mio ragazzo? Forse perché Tong Song mi ha sempre amata e non ti ha mai degnato di uno sguardo. Ora, con Qin Shao al tuo fianco, vieni a tormentare il mio ragazzo. Prima inseguivi Tong Song ossessivamente. Ora, con un altro, neghi tutto. La cosa più odiosa è proprio chi, sapendo di essere la terza, lo fa comunque. Davvero senza vergogna, una persona del genere non merita assolutamente di restare nel gruppo Jakeng. Fuori. State tutti zitti. Sapete chi è lei? La reputazione del gruppo Jakeng di tanti anni non può essere rovinata dalle mani di questa Xu Muyan. Se per lei si macchia, allora. Se poi ha una certa società all'estero. Zitta. La signora, tu puoi nominarla a caso? Io chiedo solo al gruppo di dare a Xu Muyan, questa, figlia bassa e vile di una domestica, un risultato di trattamento equo e giusto. Dopotutto, non conosce il suo posto, sa di essere la terza e lo fa. E sfrutta vie illecite per fare il bello e il cattivo tempo in azienda.
Hai detto che sua madre è una domestica. Esatto, sua madre è solo una domestica maleducata. La figlia è capace di fare cose così vergognose. La madre dove può andare bene? HMPH? Secondo me. È come il tetto storto e le travi storte. Forse sua madre prima faceva la terza per qualcuno. Altrimenti perché non ha mai menzionato suo padre? HMPH? Tu. Voi due, provate a dire un'altra parola sui miei genitori. Consiglieri, guardate, ora picchia apertamente. Una persona del genere non deve assolutamente restare nel gruppo Jakeng. Cosa pensi sia appropriato fare in questa situazione? Questo tipo di persona non deve assolutamente restare in azienda. Il gruppo Jakeng deve espellerla in modo permanente e metterla nella lista nera perennemente nel settore di Ukeng. Ho capito cosa intendi. Visto che su questa faccenda avete già preso una decisione, allora il gruppo decide di rispettare la vostra opinione. Da oggi, tu e voi siete espulsi in modo permanente dal gruppo Jakeng, messi nella lista nera del settore di Ukeng. Avete sbagliato persona. Quello che dovrebbe essere licenziato è Xumuyan. Il motivo per cui Xumuyan è potuta diventare manager del dipartimento progetti, il consiglio lo sa bene. Voi, in un'occasione così importante, sparate a vanvera, capovolgendo il bianco e il nero. Pensate che il gruppo possa ancora tollerarvi? No, non potete favorire Xumuyan. Il gruppo non può licenziarmi. Il mio ragazzo è l'erede del gruppo Jakeng. Cosa hai detto? Il mio ragazzo è il principe ereditario del gruppo Jakeng. Xumuyan, di cosa ridi? Ah, rido perché sei ingenua. O forse perché al malvagio tocca la sua punizione. Ti sei fissata con Tong Xiao per i suoi soldi. E perché? Ieri i soldi che spendeva per te li davo io. Ti piaceva la sua famiglia? È solo perché la sua famiglia, inclusi mamma e papà, li ha rubati da me. Il mio punto è semplice. Lui è il figlio della domestica. E quella domestica era di casa mia. Il giovane Tong è il figlio della domestica. Non c'è da stupirsi, da quando Xumuyan ha smesso di frequentare il giovane Tong. Nessuno gli porta più da mangiare. E la sua macchina di lusso è sparita. Non può essere. Tong Song, parla. Dimmi tu. Mi stanno mentendo tutti. Diglielo tu, che tu sei l'erede del gruppo Jakeng. Xumuyan, visto che non puoi avermi, vuoi distruggermi? Sei una donna davvero malvagia. Tong Song, giovane Tong, non è che voglio rovinarti. È che i tuoi scheletri nell'armadio sono troppi. Li ho coperti a lungo. Mi sono stancata davvero di coprirti. Fammi un favore. Lascia andare me e lascia andare te stesso. Che la verità venga a galla. Xumuyan, piccola carina. Cerchi la morte. Tutto bene? Tutto bene? Mi state mentendo tutti. La signora è arrivata. Signora, signora. Hanno maltrattato suo figlio. Mio figlio, sono loro. Loro insieme hanno maltrattato suo figlio. Dicono anche che lui è il figlio di una domestica. Non sapevo proprio di avere un altro figlio. Però ti riconosco. All'epoca mia figlia, impietosita da voi due, mi pregò di accogliere tua madre come domestica in casa. Mia figlia ti fece anche vivere a casa Xu. Non mi aspettavo che tu, prima, facessi innamorare mia figlia, poi la umiliassi, la trascurassi, le facessi il lavaggio del cervello. E ora addirittura vorresti prendere il suo posto. Quindi Xumuyan è davvero l'erede del gruppo Jakeng. Non pensavo che questo Tong Song fosse non solo un bastardo, ma anche stupido. Rifiuta Xumuyan, che è ricca e bella, per passare tutto il tempo con una, la cui istruzione e famiglia non sono all'altezza di Xumuyan. Swang Mengan gli ha dato di volta il cervello? Cosa state a guardare? Non mi riconoscete? Mamma. In questo periodo so cosa hai fatto nel gruppo. Così posso rendere conto a tuo padre. Mamma, questa volta non ti ho delusa, vero? Come potrebbe mai deludermi mia figlia? Cosa state facendo? Portate via subito questi impicci. Guardie, aiuto. Anche se non è la figlia di una domestica, è pur sempre un amante. Fino a quando vuoi continuare con questa farsa? Non è una farsa, dico la verità. Me l'hanno detto personalmente i genitori di Qin. Qin Shao è già fidanzato, è vero. Xiao Bai si è fidanzato davvero molto tempo fa. Quindi Xumuyan è l'amante. Zhuang Mengan, come hai fatto a entrare all'università? Credi che con il mio status farei l'amante di qualcuno? Xumuyan, non darti arie, sei solo nata più fortunata di me. Ma non dimenticare che c'è sempre qualcuno più in alto. Il potere della famiglia Qin è molto maggiore del gruppo Jakeng, quindi anche per il futuro sviluppo del gruppo Jakeng. È normale che tu voglia fare l'amante di Qin Shao. Ora ho capito. Pensi che Tong Song non sia affidabile, quindi vuoi rovinare anche me.
Avete visto? Questa è la vostra dea. Così fragile e gentile. Su Muyan, smettila di diffamarmi. Dico solo la verità. Signore e signora Qin, garantisco sulla mia onorabilità che Xu Muyan è l'amante di Qin Shao. A quanto pare, la famiglia Qin deve ringraziarti. Non c'è di che, signora Qin. Voglio solo che quella sgualdrina di Xu Muyan smetti di danneggiare la vostra famiglia. La nostra futura nuora Qin non merita i tuoi insulti. Quando il presidente Xu era ancora in vita, abbiamo deciso di fidanzare Muyan e Xiaobai. Dire che Muyan è un amante è assurdo. Quando ero all'estero, avete trattato mia figlia in questo modo? Ci scusiamo per la nostra negligenza, signora. Tuttavia, proprio durante questo periodo in azienda, abbiamo visto che la signorina ha davvero talento. Quindi, mia figlia ora ha il diritto di ereditare il gruppo Jakeng? D'ora in poi, ci affideremo a lei, presidente Xu. Vi ho lasciato agire nell'azienda per così tanto tempo. Perché volevo che vedeste con i vostri occhi. Raggiungere un'altezza che potete solo sognare. Voglio che mi vediate trionfare. Voglio che perdiate senza rimpianti. Muyan, non vale la pena arrabbiarsi per gente così. Ipocriti, meschini, egoisti. Questa gente è davvero odiosa. Ma una cosa l'hanno detta giusta. Chi sbaglia deve pagare il prezzo che merita. Signora, sappiamo di aver sbagliato. Signora, la preghiamo, ci perdoni stavolta. Non oseremo mai più, signora. Mia figlia, la mia carne. Io stessa non sopporterei di vederla soffrire. E voi l'avete maltrattata senza pietà. E ora osate chiedermi clemenza? Mi prendete per stupida? O forse per troppo buona? Portateli via, signora. Muyan, siamo amiche. Non puoi essere così crudele con me, Muyan. In passato ho sbagliato con te. Dammi un'altra possibilità. Ti tratterò bene, promesso. Va bene? Perdona un'amica. Voglio che voi due sparite dalla mia vita. Muyan, Muyan, Muyan. Blea. Muyan, dopo tutto questo trambusto, sei stanca? Sei stanca? Il tuo voglia giro. Va bene. Vai a prendere una boccata d'aria. Ti farà bene. Ah, che bella sensazione dare una lezione. Xiaobai, c'è una cosa che volevo dirti da sempre. MMH, È bello averti qui. anche per me. Gratitudine. Contentezza. Quel tipo è strano. Cosa sta facendo? Sembra che la persona che amava di più sia morta e non riesce a superarlo. Per questo viene qui a pregare. La leggenda dice che se si fanno 9999 inchini e si esprime un desiderio con tutto il cuore, si avvera. Chissà se funziona davvero. Ah, Andiamo.